della Dichiarazione Universale del 48. Ma il Capo dello Stato, voglio sottolinearlo, ci ha ricordato un altro aspetto. Questa affermazione non deve rimanere sulla carta. I diritti sulla carta hanno un valore nel momento in cui vengono fissati, nel momento in cui costituiscono un riferimento per tutti noi, ma rischiano, se rimangono sulla carta, se confrontati con le prassi quotidiane, non trovano la loro applicazione, rischiano di essere un pericoloso boomerang e di determinare uno stato di assuefazione, tolleranza, che viene poi col tempo considerato quasi una condizione ordinaria. In altri termini, la celebrazione della giornata mondiale dei diritti umani deve invocare innanzitutto comportamenti coerenti con l'affermazione di questi diritti, comportamenti coerenti che dal punto di vista istituzionale si traducono in leggi, ordinamenti, misure coerenti con queste indicazioni. Dal punto di vista delle organizzazioni umane si traducono in atti e modalità concrete che hanno il riferimento, la stella polare del rispetto dei diritti come elemento ordinario. Vi sono nel nostro ambito, quello della salute, quello della sanità pubblica come organizzazione, come modalità per ribadire e affermare il diritto fondamentale alla salute, vi sono purtroppo elementi che non ci consentono di esprimere la soddisfazione e la convinzione che si stia andando nella direzione giusta. E per affermare quanto vado dicendo, richiamo un altro diritto fondamentale che dovrebbe accompagnarsi sempre alla connotazione di tutti gli altri, quello alla conoscenza, la possibilità che a ciascuno sia data la conoscenza delle condizioni nelle quali i sistemi dei quali la comunità civile si dota per rendere appunto concreta l'esigibilità dei diritti individuali e collettivi. La conoscenza di questi sistemi è un elemento fondamentale di controllo democratico, di affermazione dell'indirizzo corretto che si sta adottando, o come purtroppo devo segnalare nel nostro caso, di individuazione di aree dove il limite è stato ormai superato, il bilanciamento tra diritti individuali, diritti collettivi, diritti alla salute e più in generale equilibri economici che sono pure essenziali per il vivere civile. Questo rapporto, questo limite all'interno di questi rapporti è stato superato. Non avendo partecipato ai lavori di stamani, ho fatto ascoltare la registrazione che se ne è fatta e che è disponibile online, e ho colto segnali di grande preoccupazione espressi da numerosi internet. Non potrebbe essere altrimenti in un paese in cui la recente designazione del Comitato Nazionale di Bioetica ci lascia estremamente preoccupati circa la possibilità di garantire diritti ai quali ormai siamo abituati. Penso all'autodeterminazione della donna nel momento in cui decide o meno di
porre a termine una gravidanza. Penso alla possibilità di accogliere persone che provengono da paesi e da contesti politico-geografici nei quali la parola diritto è solo un riferimento astratto. Ecco, io credo che da questa giornata di riflessione, per tornare al nostro ambito specifico, debba derivare non solo l'affermazione della necessità di ribadire quanto previsto dalla dichiarazione universale, ma di pretendere che queste parole così dense di significato si traducano in atti altrettanto densi di significato per i singoli e per le collettività. E accompagnati all'esigibilità necessaria del diritto alla conoscenza diano luogo, laddove la soglia tra compatibilità che la presenza di diritti talvolta non procedenti nella stessa direzione in termini di sostenibilità pone, la soglia deve essere definita a partire dall'esercizio pieno del diritto alla conoscenza e a partire dal diritto pieno dell'esercizio della democrazia partecipata. Io credo che mai come in questo periodo storico abbiamo necessità di ritornare a restituire ai singoli cittadini, alla collettività, alle organizzazioni nelle quali si associano la possibilità di discutere, solo per fare un esempio, l'attività per la quale credo conosciate meglio l'impegno di questi anni, solo a partire dalla conoscenza del funzionamento di un sistema di cura per la salute mentale. L'apertura di Bella Trincas citava le condizioni di quello della regione Sardegna, ma di quello del nostro paese in generale, solo a partire da quella considerazione attenta e documentata e confrontandola con tutte le altre azioni che traducono in realtà diritti altrettanto fondamentali, i cittadini, i diretti interessati possono determinare i percorsi, le direzioni da assumere. Ricordandoci, come dicevano famosi economisti, che il limite alla sostenibilità di talune azioni per la difesa dei diritti fondamentali, come quello alla salute, è il limite che noi poniamo. Non ne esiste uno predefinito, è un limite che deve essere coerente con il periodo storico e con le condizioni socio-economiche di una collettività. È per questo che nel confermare il nostro impegno, quando parlo in nome collettivo, parlo delle persone associate nella società di epidemiologia psichiatrica, che condividono evidentemente i principi che sto provando a sintetizzarvi. È per questo che nel confermare il nostro impegno credo che dovremo, d'accordo e assieme a tutte le altre organizzazioni, quelle ad esempio che danno vita al coordinamento nazionale, trovare nuove modalità per affrontare queste tematiche in un momento storico nel quale si registrano segnali di temibile arretramento su condizioni e su livelli che pensavamo essere stabilizzati dalla storia. Un'ultima riflessione voglio sviluppare
a partire da un cul-de-sac, apparentemente un cul-de-sac che ha le medesime modalità per essere affrontate che vi citavo sinora, quella del confrontarsi tra i diritti di persone che hanno una fragilità in un'area, diritti di persone che hanno una vulnerabilità in un'altra area. Ecco, io credo che non vi sia nulla di più pernicioso che l'attivazione di meccanismi che da collettivi divengono corporativi, divengono di difesa e di affermazione della forza di singoli gruppi, spesso sostenuta da appunto organizzazioni che non hanno come punto di riferimento il bene comune, l'interesse comune, ma l'interesse specifico, settoriale. Penso non vi sia nulla di più pernicioso di un'azione di questo genere, specie in un contesto nel quale apparentemente il limite viene definito ex ante da chi si occupa di finanza pubblica. Occorre riprendere in mano la capacità di auto-organizzazione e di impegno partecipato. Se un elemento, voglio sottolineare, di questa giornata è di riportare, ringrazio Gisella Trincas e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione, riportare a un pubblico, a una audience più ampia temi che altrimenti sembrano relegati in un'area teorico-filosofica poco inerente alle questioni della vita. Questi temi contano, questi temi definiscono, anche se apparentemente in maniera non diretta, la nostra possibilità di esercitare il nostro diritto alla salute e limitano fortemente, quando non tradotti in atti concreti, la possibilità di esercizio del diritto alla salute, soprattutto delle persone che hanno minore accesso a mezzi, a possibilità. Questa iniziativa di oggi spero e sono convinto che vada nella direzione di restituirci non solo nuova energia, nuova linfa per alimentare queste motivazioni, ma anche nuovi strumenti e nuove occasioni concrete per far sentire la nostra voce e le nostre ragioni. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie molte Fabrizio, grazie Roberto Alloddo per la seconda sessione della giornata su migranti e persone private e persone richiedenti asilo. Grazie. Bene, sì. Allora, avrò il piacere di coordinare questa seconda parte del confronto nazionale Insieme si può, come diceva Gisella, dedicato alle persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate, in particolare i nuovi cittadini e le nuove cittadine. Una buona notizia ANSA, lo ricordava uno dei relatori prima, proprio in queste ore, dopo un miglioramento delle condizioni meteo marine, l'arrivo della nave Humanity One con a bordo 261 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi, e tra l'altro è previsto proprio per domani alle 9 domenica nel porto di Bari l'attracco. Al momento l'imbarcazione, che viaggia ad una velocità di 10 nodi, è a 35 miglia da Leuca, che è in provincia di Lecce. Questa notizia viene raccontata
dai media, insieme alla narrazione della distanza del governo della Francia dal governo dell'Italia rispetto alle politiche dell'immigrazione. Uno scontro che tende a acutizzare proprio la declinazione del diritto dell'accoglienza delle persone che fuggono da guerre e dalla fame. È proprio una frattura profonda che vede da un lato la gran parte dei paesi dell'Unione Europea e dall'altro lato il governo italiano che, come ha ben scritto oggi Luigi Manconi sulla Repubblica, vi consiglio di recuperare il suo articolo di oggi, il governo è contaminato da una sorta di nevrotica incontinenza declamatoria. E ha ragione, perché sono sotto i nostri occhi le dichiarazioni a raffica in cui cercano vergognosamente di presentarci le persone rifugiate, le persone richiedenti asilo come parte di un esercito nemico. Lo fanno addirittura durante un importante vertice europeo, perché in queste ore ad Alicante c'è un importante vertice europeo proprio sul governo dei fenomeni migratori. Lo fanno dando proprio prova di questa scandalosa assenza di prospettive, di programmi, un vuoto strategico del governo sui flussi migratori che si ferma solamente a delle parole d'ordine che stanno cominciando a diventare essere un po' stantie. L'obiettivo di questo governo è di certa stampa, è quello di creare consenso attraverso queste parole d'ordine, suscitando terrore e paura contro le persone migranti, anche contro le ONG che li accolgono. E non c'è solo questo, la loro massima aspirazione, almeno dalle parole che leggiamo ogni giorno, è giustificare l'idea che sia legittimo provare terrore, provare paura, non solo per la persona che arriva nella barca, ma per tutti coloro che consideriamo non italiani, non cittadini, non degni di poter far parte della nostra società. Tutte le persone che non sono noi, che non possono produrre, che non possono consumare nel nostro mondo perché o sono nate dalla parte sbagliata del mondo o semplicemente percepiscono il reddito di cittadinanza. La paura che la stampa e la politica xenofoba vuole alimentare ha proprio questo obiettivo di produrre solamente delle emozioni. L'obiettivo politico è quello di rendere costituenti queste nuove forme di appartenenza escludenti e di convivenza basate sul disprezzo per gli altri esseri umani, che si vuole considerare comunque altri e comunque non è solamente voci, proposte di lotta orientate a ridefinire l'idea stessa della persona migrante, l'idea della persona migrante, richiedente asilo e rifugiata, a partire dalle persone imprigionate nelle galere per i migranti. Ecco, quest'idea che abbiamo costruita anche in parte da una narrazione giornalistica e politica tossica, va anche depurata da ogni tentativo politico di celebrazione vittimistica, paternalistica, pietistica, perché queste persone non possono essere solamente considerate vittime, perché sono anche soggetti politici del futuro, sono quei soggetti politici del futuro che inevitabilmente, che noi lo vogliamo o non lo vogliamo, genereranno comunque cambiamento e comunque trasformazione sociale. Quindi nell'incontro di oggi vogliamo mettere insieme delle voci che quotidianamente lavorano, lottano, si battono per la costruzione di un sistema dell'accoglienza dal volto umano, migliorando la qualità dei servizi offerti, per superare i centri di espulsione, introducendo canali legali e sicuri d'arrivo in Europa con la creazione di corridoi umanitari. Solo attraverso queste misure sarà possibile far comprendere che i fenomeni migratori possono essere governati in maniera razionale, intelligente, con soluzioni produttive e lontane dal disprezzo della
di dignità umana. Concludo solamente per dirvi che non possiamo comunque, anche come mese dei diritti umani, come organizzazioni che aderiscano al mese dei diritti umani, che il governo e che il Parlamento non abbiano ancora cancellato quegli accordi vergognosi con la Libia, siglati nel 2017 e ancora rinnovati, accordi che producono conseguenze violente, non solo tra chi prova a fuggire dalla fame e dalla guerra, ma conseguenze negative e violente sull'intera società. Sono scelte che ledono la nostra stessa umanità. Non c'è molta differenza quando parliamo dei piani di Giorgia Meloni, ma anche dei piani dei governi precedenti, di concordare con l'Unione Europea una linea comune contro le partenze in Libia, o quando parliamo di Orbán, che definisce i fenomeni migratori come il male assoluto da fermare. Non c'è nessuna differenza, e contrariamente a ciò che si dice quando si sostiene che la gestione dei fenomeni migratori non dovrebbe essere un tema divisivo, io penso personalmente al contrario. Questo tema deve diventare divisivo, non ci può essere spazio per sfumature ipocrite quando si parla di diritti umani, perché la sfera politica e la sfera giornalistica è profondamente contaminata da questa narrazione intollerante dei fenomeni migratori composti da città sotto assedio, da taxi del mare, da barconi che portano le malattie, le barche che ci invadono. Per questi motivi è urgente la conferenza di oggi. Abbiamo la necessità di produrre dal basso una nuova idea europea di accoglienza, idee e proposte nuove che cancellino le prigioni per i migranti, che siano basate sul rispetto delle convenzioni internazionali dei diritti umani, nuove idee sull'accoglienza per sgonfiare questa enorme bolla che abbiamo di fronte, questa enorme bolla di razzismo che ci circonda, e anche per liberarci da questa ideologia di violenza, ideologia di odio che ha contaminato il nostro mondo, e soprattutto perché siamo parte della stessa barricata con quegli uomini e quelle donne senza diritti. Vi ringrazio. Vi ringrazio, non so se avvieni il Focchi, che è un prezioso collaboratore dell'ASARP, ma è anche un prezioso collaboratore. Noi, come consuetudine, di 15 giorni con una foto di Roberto Pili. Benvenuto, Robby. Oggi parliamo con Roberto del suo libro. Farò una sola domanda a Roberto, perché io ho assistito alla creazione del progetto fotografico qualche anno fa con una mostra di foto dei primi sbarchi, tra l'altro, il primo sbarco del 2011 delle persone richiedenti asilo e rifugiate a Cagliari. Prego, Roberto. Allora, buonasera a tutti e a tutti. L'idea di questo libro, che si chiama Anime Migranti, appunto, diciamo che è un'idea che è nata dopo la mostra che c'è stata al Ghetto degli Ebrei. Avevo fatto una mostra che si chiamava Stato Migrante. La parola Stato Migrante, perché? Perché appunto quello che ho visto io sono un fotoreporter della Nuova Sardegna e di altre testate, principalmente nel 2011 avevo documentato appunto i primi sbarchi, dal 2011 poi fino ai giorni nostri, diciamo. Il primo particolarmente è stato, mi aveva segnato tantissimo, perché la prima immagine che avevo scattato quello della nave che stava arrivando, e oltre appunto, non mi ricordo se la cooperativa sta arrivando, però quello che mi ha colpito erano questi occhi persi,
davanti c'è il marito che teneva delle, diciamo, tovaglie, dei vestiti, eccetera, eccetera, però dietro c'era questa madre giovanissima, con il bambino in braccio, spaesata, questo viso stanchi, prima di tutto stanchi, impauriti, e soprattutto l'incognita di quello che sarebbe stato il loro futuro. E quello mi ha colpito molto. Successivamente, sempre durante gli sbarchi, notavo delle cose che appunto mi stringevano il cuore, nel senso che sia in positivo che negativo. Negativo perché vedevo anche da parte, adesso faccio non un esempio, racconto una cosa che era successa, praticamente erano sbarcati questi ragazzi lato dogana al porto, ed erano tutti ammassati in attesa di non si sa cosa, in mezzo alle bottiglie, in mezzo alla sporcizia, come se la sensazione che mi ha dato era quella come se fossero dei carcerati, per modo di dire, già condannati, non so descriverli proprio, ma questo, chi è che aveva creato tutta questa situazione? Le forze dell'ordine. Mi ricordo che non c'erano neanche associazioni che potevano appunto interloquire da parte dei migranti con le forze dell'ordine, comunque erano proprio buttati lì. E quello che mi dava proprio ulteriormente fastidio era le guardie, che sono i cancelli appunto del porto, che ridevano, li denigravano, li prendevano in giro, e parolacce, questo atteggiamento ignorante. La parola stessa razzismo è sinonimo di ignoranza, quindi proprio questa ignoranza da parte di lavoratori sardi di apporto, e anche quello ulteriormente mi faceva pensare, ma quanta strada c'è da fare per capire che queste persone, stanno arrivando da una situazione di disgrazia, perché io la chiamo situazione di disgrazia, vengono qua e si devono trovare, magari anche ragazzi, ho avuto modo anche di parlare, ragazzi che hanno studiato, ragazzi con delle ambizioni, ragazzi con dei sogni, e si devono confrontare con delle persone che, con tutto il rispetto per tutti, però che partono già con questo atteggiamento razzista, con questo atteggiamento pregiudizievole nei confronti loro. E quello mi ha proprio detto, ce n'è tanta di strada da fare. Quindi nel mio piccolo, anche con la pubblicazione del libro, ho voluto raccontare quello che visivamente, e poi ci sono anche delle scritte, visivamente la prefazione di Bettina Camera, una giornalista, quello che visivamente appunto vedevo io, quindi trasportare le sensazioni che ho provato io nello scattare queste, ecco, ho trovata queste fotografie, la prima che vi dicevo. Voglio farvela vedere perché hanno colpito tantissimo. E il vedere che soprattutto poi una volta che venivano anche portati, eccola, è piccolina, purtroppo è stata messa piccola, non da me, è questa qua, dove appunto si vede neanche il viso delle madre, ma dentro si vede proprio questo viso di questa giovane madre con questi occhi appunto ricchi di incognite, di sofferenza. Poi naturalmente ci sono non solamente sofferenza nelle foto, ma anche felicità, speranza, diciamo la loro vita, la loro voglia di vivere a 360 gradi. C'è durante la mostra che avevo fatto, che era stato migrante, appunto avevo ripreso di un testo di un gruppo musicale che si chiama Il Sangue, un gruppo che fa musica rap, hip hop degli anni 90, che è attualissimo, si chiamava Lo Straniero. Nello Straniero cosa si diceva? Si diceva che appunto la persona, Lo Straniero appunto è del 1994 questo testo, quindi attualissimo, e si parlava di non riconoscersi nella nazione in cui si vive, si parla di discriminazione, di cattiva accoglienza, di politiche ambigue, di essere straniero nella propria nazione. E questo, se non è attuale questo, chi è che... Io sinceramente mi sento straniero nella mia nazione, e se mi sento io, figuriamoci le persone che vengono a trovare appunto una vita migliore, ma neanche volerla gratis, come si suol dire, ma avere un'opportunità, ok? Come ce l'abbiamo tutti, anche loro devono avere l'opportunità di cambiare radicalmente la propria vita.
come si fa? Prima di tutto, secondo me, l'emancipazione deve partire da noi, perché altrimenti come si fa ad aiutare? Io mi ricordo, non a Tor Bella Monaca, quel ragazzo che aveva appunto discusso a Torre Maura contro Casa Pound, abbiamo detto, questi di Casa Pound abbiamo detto, ma però quando vengono però gli zingari a svaligiarti casa, ho detto, a me non interessa gli zingari che vengono, a me interessa che mi sia svaligiata la casa, quindi non, capito, dire, lo zingaro mi ha svaligiato casa, il marocchino mi ha svaligiato casa, il napoletano, il sardo mi ha svaligiato casa, cioè anche lì, come dicevi tu, inserire i termini, anche giornalisticamente parlando, quindi i barconi, di origine marocchina, di origine qua, di cosa stiamo parlando? Io mi ricordo anche un testo di un altro gruppo musicale di Via Fix che faceva un re che diceva: la terra è una sola, non conosco barriere, la terra è una sola, non conosco confini. E io penso che sia la cosa giusta, perché effettivamente i confini li abbiamo creati. Se si vengono a realizzare in questa maniera, nel non dare le opportunità alle altre persone, si sta sbagliando tutto. Grazie Roberto Pili. Potete acquistare i libri direttamente da Roberto nella serata di oggi, oppure su Amazon, anche digitando Anime Migranti sulla piattaforma di Amazon, potete ordinarlo direttamente a casa vostra nel giro di una dozzina di ore. Continuiamo questo confronto. Chiamerei Francesca Mazzuzzi, che è la responsabile della campagna nazionale Lasciateci entrare. Cosa succede all'interno delle galere per i migranti? Cosa succede all'interno dei centri di identificazione e di espulsione? Ne parliamo con Francesca Mazzuzzi. Buon pomeriggio a tutti. Io faccio parte della campagna Lasciateci entrare, è una campagna che lotta da circa 11 anni per l'abolizione della detenzione amministrativa degli stranieri. Parliamo di detenzione amministrativa, cos'è? È una particolare forma di privazione della libertà personale. Ovvero cosa avviene non perché si è commesso un reato, ma per come se ci mettessero in galera perché non paghiamo le multe. Però questo illecito amministrativo è nel territorio italiano perché privi di pare che vengono appunto rinchiusi nelle operazioni di rimpatrio. Alcuni dei luoghi di questa privazione della libertà sono i centri per il rimpatrio. Sono delle vere e proprie carceri, anche se sono meno regolamentate come un istituto penitenziario. Infatti chi viene recluso lo straniero che viene recluso nei CPR ha molti meno diritti di uno carcerato ordinario, che permettetevi la licenza. E quindi anche il tipo di trattenimento, la tipologia è scarsamente regolamentata. Questo permette che all'interno lo straniero non sia soggetto a illegittimità, a abusi, violenze, e quindi a dei comportamenti fortemente discrezionali. Quello che succede in questi centri, questi centri sono fortemente isolati. Quindi le persone che sono all'interno non hanno un contatto con la società, e altrettanto la società in generale non è consapevole di quanto vi succede. Sappiamo che quello che possiamo dire è che le norme che regolano quindi il trattenimento all'interno di questi centri prevedono che le persone il trattenimento debba avvenire con il rispetto della dignità umana. Anche che debba essere tutelata la salute psicofisica di chi viene recluso. In realtà questo non succede. Ci capita spesso di essere in contatto con persone che non dovrebbero essere trattenute dentro questi centri, persone vulnerabili,
minori, persone che hanno quindi un disagio psichico, persone che soffrono di patologie croniche e persone anche dipendenti da sostanze stupefacenti e che non sono adeguatamente curate dentro questi luoghi. Senza contare poi che ormai è noto che all'interno di questi centri le persone ai reclusi siano largamente somministrati psicofarmaci e sedativi, appunto per fare in modo che possano sopportare quelle condizioni di vita. In questi centri spesso poi si entra sani, ma si esce fortemente lesi nel corpo e nella mente. E a volte si muore. Questa è la storia. Io volevo utilizzare parte del mio tempo a disposizione per mostrare un video che è la storia di Wissem Ben Abdelatif, che è partito 26enne dalla Tunisia, partito carico di speranze per avere l'opportunità di una vita migliore, ma una volta arrivato in Italia invece ha trovato solo violazioni di diritti e infine la morte. Quindi io non sono stato tempo a raccontare la storia perché ben spiegata nel video. Ci tengo solo a dire che a marzo di quest'anno si è costituito il Comitato Verità e Giustizia per il Serven della TIF, di cui la campagna cittadina è tra le realtà promotrici. Tengo anche a salutare e ringraziare due delle persone che interverranno successivamente, che sono Maria Grazia Gianchedda fanno parte del comitato, della Fondazione Franco Psichiatria Democratica. Adesso vorrei vedere il video. È il 29 novembre 1959. Un ragazzo di 19 anni, Marcello Elisei, detenuto a Regina Coeli, è in forte Saltato il collegamento con Zoom. Sì. Loro non sentono più niente. Sì, ma penso sia saltato il collegamento. La connessione Internet. non è che abbiamo toccato qualche campo. Non c'è internet. Nel caso ci sono le che Adesso forse è meglio. il piano B, viva il piano B. Ma questo dura 7 minuti. È lui di 19 anni, Marcello Elisei, detenuto a Regina Coeli, è in forte stato di agitazione. La direzione del carcere lo fa chiudere in una cella di isolamento, legandolo, polsi e caviglie, su un pancaccio di contenzione. Lo lasciano così, mentre grida, pranto, chiede acqua. Poi il silenzio. Pierpaolo Pasolini si ispira alla sua storia, raccontando:
nelle scene anche su finali di Facebook Mamma non sta funzionando neanche su Facebook. La contenzione è un intervento tipico Sembrano dell'istituzione impallati. utilizzata nei carceri e soprattutto nei manicomi. La psichiatria asilare si concentrava Buongiorno Gianni Che, da una vita che non ci vediamo. stretti nei meccanismi di forza, legati con le fascette eletti e alle vittime capiche. Stanno mandando un video. Siamo ancora lì, ciao. Scusate, da Zoom dovete chiudere il vostro audio. Scusate, il collegamento Zoom dovete chiudere il vostro audio. C'è la pennina, si può mettere. Allora non lo vedo. Ma loro non... Allora. Ciao Franco Corleone. Scusate, Maria Grazia, chiudete l'audio. Insomma, tipo precaria, non è la condizione umana, però Maria Grazia, scusate, noi siamo in sala, dovete chiudere l'audio. Sì, no, sì, è la vecchiaia che avanza. Allora, un ragazzo che in questo momento di sorella tutta in inglese. E ha ragione, scritto in inglese, No, allora, scusate, no, Giannichedda, scusate, dovete togliervi l'audio perché altrimenti fa contatto e non riusciamo a mandare. No, noi ce l'avevamo per passare il tempo. Siete collegati con noi, se voi parlate tra di voi qui in sala, noi non riusciamo a far intervenire gli altri relatori, quindi dovete chiudere tutti l'audio. Maria Grazia? Ok? Villa di Pozzuoli, dove nel 1974 Antonia Bernardini muore a seguito dell'incendio del letto di contenzione sul quale era legata da 43 giorni. Lì ci legavano come Cristo in croce, dirà Antonia prima di spirare. Questa donna aveva lo Stato tutto addosso, scriverà Luigi Pittore. In Italia il grande movimento di riforma nato con Franco Basaglia ha portato, con la legge 180 del 1978, al definitivo superamento dei manicomi civili, cui, quasi 40 anni dopo, si è aggiunta la chiusura degli OPG. Nonostante queste conquiste di civiltà, sopravvive un fascino indiscreto del manicomio, il dispositivo di internamento, di cui la contenzione fisica, ambientale, farmacologica è uno degli indizi più chiari. In molti reparti ospedalieri, in tante strutture residenziali e comunità, durante i TSO, le persone ancora sono legate e ancora muoiono di contenzione, come è accaduto a Francesco Mastrogiovanni, Giuseppe Caso, Massimiliano Manzone, Andrea Soldi, Elena Casetta, Wissem Ben Abdellatif. Nel 2018, alla fine del processo per la morte di Francesco Mastrogiovanni, la Cassazione ha sancito che la contenzione non è un atto terapeutico, ma un presidio restrittivo della libertà personale che non ha finalità curativa, il cui utilizzo sarebbe lecito solo a ricorrere delle condizioni di urgenza e comunque per un tempo assai limitato. Tuttavia, Wissem resta sedato e contenuto per giorni ad un letto nel corridoio del reparto psichiatrico del San Camillo di Roma, senza un colloquio psichiatrico approfondito, senza aver mai incontrato un mediatore culturale, nonostante alcuni esami clinici potrebbero indicare un pericoloso danno muscolare o cardiaco. Così muore Wissem il 28 novembre 2021, legato come Cristo in croce, con lo Stato tutto addosso. Ha avuto lo Stato tutto addosso Wissem da quando giunse in Italia, il 2 ottobre 2021, sbarcando a Lampedusa su un barcone che ha attraversato il Mediterraneo, condotto all'hotspot e da qui alle navi quarantena.
quindi al CPR di Ponte Galeria, dove alcuni video girati con un cellulare documentano le condizioni di detenzione, in cui è costretto con tanti altri migranti, mentre alcuni testimoni raccontano di violenze perpetrate sui danni. I CPR esistono da oltre 20 anni, sono tutti luoghi di giusta detenzione, dove tanti hanno subito e subiscono abusi e violenze, tanti che giustamente protestano. Chi protesta viene sedato e represso. Sono centinaia i tentativi di suicidio ogni anno. I morti di CPR sono 32. Per nessuno si è mai arrivati a verità e giustizia. Wissem non ha vissuto in Italia un solo momento di libertà, non ha potuto esercitare i diritti di richiedenti asilo, ha subito una detenzione amministrativa che doveva cessare prima della sua morte, perché il 24 novembre il giudice di pace di Siracusa sospende l'esecutività dei provvedimenti di respingimento. Wissem dovrebbe tornare in libertà, ma nessuno gliene dà notizie, mentre è legato ad un letto nel corridoio del reparto psichiatrico. L'esame autoptico viene eseguito senza informare i familiari, che sapranno della morte di Wissem solo giorni dopo l'accaduto. Dalla cartella clinica di Wissem estremamente scarna emergono incongruità e mancanze. Restano troppi interrogativi senza ancora una risposta e poche tragiche certezze. Legare una persona non può mai essere un atto terapeutico, è un atto di guerra, dichiarato e attuato contro chi è contenuto e contro i diritti fondamentali alla cura, alla libertà e alla dignità personale. I centri di detenzione per migranti negano l'accoglienza e costruiscono distanze d'offesa, mortificando umanità e giustizia. Le navi quarantena, istituite per l'emergenza Covid, sono ulteriori luoghi di privazione della libertà. In troppi casi, luoghi di pre-espulsione rapida. La morte di Wissem poteva e doveva essere evitata. Grazie Francesca, anche per averci fatto conoscere questo video. Ora daremo la parola alla vicepresidente dell'UNASAM, Antonella Barbagallo. Senti qua, se no in diretta non c'è nessuno. Antonella, ci sei? Attivati l'audio, tutti gli altri spenti, ok? Vai Antonella. Beh, buongiorno a tutti. Devo dire che questi interventi mi hanno spianato la strada, partire da quello di Fabrizio, Sarace, Roberto, perché ce n'erano due, no? Roberto, sono un attimo, ma molto per titoli, alcuni articoli a cui tengo molto, della dichiarazione dei diritti universali e più bassi. Prima di tutto l'articolo 1, perché davvero siamo nati tutti uguali e liberi. E poi, proseguendo l'articolo 6, diritto di libertà e di movimento. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di ricerca entro i confini dello Stato. E poi 14, diritto di asilo, e infine il diritto alla proprietà. Tutto questo per dire che qui
presento un'ultima attività. L'ultima attività di quest'anno in collaborazione con agli uffici dello Spezio, quindi a persone straniere che vivono sul nostro territorio. Due cose che di un'esperienza che secondo me è un'esperienza per me molto bella, molto ricca, che l'inserimento è stato sul portale familiare, sul portato. E poi una persona che ho incontrato della quale sono praticamente innamorata, che è stato un inserimento di inclusione sociale a dispetto della prima diagnosi di psicosi cronica che viene fatta sul nostro territorio. Quindi due parole sulla cooperativa con la quale collaboro, che è la cooperativa Luce Specchio, che da 25 anni chiesa e di Credit Farm qui a Torino. Dal 2000 dell'inclusione sociale delle persone straniere psicologiche e i nostri accompagnati. Che vi presento si chiama SAMI, Salute Mentale Migranti, ed è stato un programma sperimentale SAMI che pensa di istituire la residenza di residenza. La cooperativa questo progetto ha messo a disposizione il servizio IESA la comunicazione è legata alle barriere linguistiche, ma anche la mancanza di domicilio, la mancanza di lavoro ancor più d'altro canto perché no, ho parlato di salute mentale legata a tutti i determinati. Questo
stranieri. Le loro abitudini, le loro abilità, che permettono di vivere in un'altra nazione. Due parole su questo caso mi piace stare, ma proprio perché quando io leggo la prima relazione e di fronte a una diagnosi di psicosi cronica mi sono chiesta che cosa voleva dire. Ma ancor più veniva fuori che questa persona, che è un uomo, un ragazzo, un uomo di 30 anni, Antonella, hai un minuto per chiudere. in realtà veniva dichiarato come non in grado di condurre una vita dignitosa, ma di fare alla fine senza questo. Questa persona vive con una famiglia nucleare, con il signore, oggi va alla spesa. Signore del territorio, certamente mancano queste cose, però ha una relazione significativa, nonostante questo non si e si ha posto le sue cose a cura di sé, quanto familiare, e quindi io credo che questo debba essere possibile per tutti. Con che mezzi non lo so, di sicuro non si tratta di assistenzialismo, ma di inclusione relazionale e sociale. Grazie. Allora, chiamo Stella Degliana, operatrice dell'Associazione Cooperazione Confronto della Città Metropolitana di Cagliari. Qui. Allora, grazie mille Roberto, grazie ASARP per avermi invitato a partecipare a questo convegno. Si sente? Ok, vi ringrazio per appunto avermi invitato a partecipare a questo convegno. Io, come tu dicevi, appunto sono di asilo e rifugiati. Faccio parte dell'Associazione Cooperazione Confronto, La Collina in sostanza, con il suo presidente Ettore Canavera, con cui nel 2007 abbiamo iniziato questa avventura prima in setto allora SPRAR, del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati. L'abbiamo fatto in collaborazione con la città dell'Associazione Cooperazione Confronto e Città Metropolitana di Cagliari. I progetti SPRAR, quelli che erano i progetti SPRAR sono diventati progetti SAI, che per chi non lo sapesse appunto fanno parte della rete nazionale del sistema di accoglienza e integrazione. Nascono appunto come SPRAR e a seguito della modifica della normativa si trasforma poi dopo in SAI con i decreti Lamorgese. Quindi il mio intervento vuole offrire uno spaccato, il punto di vista dei diritti e della realizzazione, della concretizzazione di tali diritti poi sul territorio di questa appunto categoria di migranti che sono poi i migranti forzati, quindi coloro che appunto come ci ricordavamo anche prima sono costretti a fuggire per motivi di persecuzioni, violenze diffuse, guerre, persecuzioni e motivi politici.
Chi mi ha preceduto, parlo in particolare di chi ha parlato dei CIE, vi ha aperto uno spaccato del CPR, ha messo in evidenza come appunto quanti diritti non vengano rispettati all'interno dei CPR, nonostante siano poi delle strutture che sono dirette a gestione dello Stato. Io invece vi voglio portare nel mondo della seconda accoglienza, appunto quella fatta appunto dei piccoli centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, che danno vita appunto a quello che è stato un gioiellino, dovrebbe essere ancora così, però che è praticamente una buona prassi di accoglienza anche a livello europeo. Lo SPRAR si caratterizza proprio per queste SPRAR, SAISI, PROIM, io lo chiamo sempre SPRAR perché sono affezionata a questo nome, perché mi sento proprio nello spirito dello SPRAR, proprio del sistema di protezione, perché nelle intenzioni di chi ha contribuito a creare il sistema, esso rappresentava e rappresenta tuttora il tentativo di attualizzare proprio quei diritti enunciati dalle normative internazionali, articolo 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, da cui discende poi la Convenzione di Ginevra, che definisce chi debba essere considerato un rifugiato e soprattutto a quali diritti, scusate il gioco di parole. Non possiamo anche dimenticare, inoltre c'è anche il rispetto dell'articolo 10 della Costituzione italiana, che allarga questo, il diritto anche a persone che non possono esprimersi liberamente nel proprio territorio, e pertanto lo Stato italiano è obbligato di fatto, perché dalla Costituzione, a dare ospitalità, a dare asilo. Volevo giusto ricordarvi che lo SPRAR nasce proprio per capire qual è lo spirito di questo tipo di accoglienza, e ci tengo molto a fare queste differenze, perché nel corso degli anni e della narrazione si confondono i diversi sistemi di accoglienza che di fatto poi si sono creati, sono diversi livelli, diversi che confliggono tra di loro. Ci sono i centri di primo soccorso, di primissimo soccorso, ci sono i CAS, ci sono gli SPRAR, ci sono gli hotspot, insomma non si capisce bene, quindi io vorrei specificare bene questa cosa. Intanto gli SPRAR nascono dal basso, e questo è molto importante perché nascono dalla forza propulsiva di enti di tutela, Consorzio Internazionale di Solidarietà, Consiglio Italiano per i Rifugiati, ARCI, Caritas, che hanno che in seguito proprio alle guerre dell'inizio degli anni 90 nella ex Jugoslavia hanno dato vita ad una rete di accoglienza in maniera assolutamente informale, al fine di proteggere e tutelare coloro che scappavano dalle situazioni di guerra. Solo successivamente poi è intervenuto, hanno tirato dentro di fatto, perché proprio un sistema di protezione che è nato dal basso, questo movimento solidaristico alla fine ha finito per coinvolgere l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e il Ministero dell'Interno, nella realizzazione di quello che poi è stato dello SPRAR, che è stato istituzionalizzato, ironia della sorte, proprio attraverso l'articolo 32 della legge 189 del 2002, la Bossi-Fini per intenderci, che forse è l'unico articolo che forse aveva un senso in questa legge, anche perché poi ha provocato la Bossi-Fini tutta una serie di reazioni a catena, di cui abbiamo ancora oggi, sentiamo ancora oggi le ripercussioni. Quindi nella sua accezione iniziale, quindi il sistema di protezione aveva proprio l'obbligo aveva proprio il riferimento sull'accoglienza dei richiedenti asilo.
cioè aveva proprio quindi sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, trasformato poi in SAI. Quindi significa che all'inizio noi potevamo accogliere anche richiedenti asilo, successivamente con la trasformazione delle normative si è trasformato in SAI, un po' più generico sistema di accoglienza e di integrazione, però è rimasto il richiamo alla necessità di favorire l'inclusione dei beneficiari nel territorio, laddove per inclusione e integrazione si intendono tutte quelle azioni che hanno poi l'obiettivo di rendere il beneficiario dei propri diritti e in questo modo anche essere in grado di rivendicarli. Che cosa fanno nello specifico i progetti SPRAR, SAI? Cerchiamo di dare una risposta proprio a questo bisogno di protezione, garantendo ai beneficiari una collocazione sicura, nel nostro caso in appartamenti di civile abitazione sul territorio, nello specifico nella città di Cagliari, ma per rispondere proprio a questo bisogno del centro di accoglienza straordinaria non è sufficiente il vitto e l'alloggio. A questi vanno aggiunti una serie di interventi, di servizi, attivazione di non mi rendo conto di attivazione di servizi, quali sono proprio il supporto e la tutela legale, che è la parte principale che poi dà sostanza ai diritti che dovrebbero essere riconosciuti, l'espletamento di pratiche burocratiche e amministrative, insomma tutto ciò che rende il beneficiario autonomo e in grado di difendersi autonomamente, in grado di inserirsi nel territorio e di far rispettare i propri diritti. Ma che cosa succede nella sostanza però? Uno, se è fortunato, entra in uno SPRAR. Se non è altrettanto fortunato, finisce nelle maglie dei centri di accoglienza straordinari, che sono di fatto dei dormitori, grazie. Dei dormitori e sono in sostanza una sorta di, ci sono due sistemi paralleli, due sistemi di accoglienza paralleli gestiti da due diverse, i CAS gestiti dalle prefetture, gli SPRAR gestiti di fatto dal Ministero dell'Interno in collaborazione con ANCI, e quindi spesso contrastano, spesso si sovrappongono e spesso non si riesce appunto a dare ai richiedenti asilo e rifugiati quelli che sono a far rispettare i propri diritti. Concludo dicendo che, proprio per riprendere quella che era proprio il titolo del convegno, quali risposte istituzionali non rinviabili. Una di queste è banalmente ricondurre il sistema di accoglienza ad un unico sistema con diversi livelli di accoglienza, ma comunque con un'unica regia, con le stesse garanzie per il rispetto di un diritto, non sia legato a come gira la fortuna, se finisco in un CAS o se finisco in uno SPRAR. Spero di essere stata chiara. Grazie Stella Degliana. Diamo la parola adesso a Corrado Mandreoli, che è il vicepresidente di RESP, People Serving People. Grazie. Capisco dalle espressioni della Gisella che siamo chiaramente molto in ritardo, la vedo molto agitata e quindi non vi citerò né la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, né Ginevra, né la Costituzione, anche perché ringrazio quelli che mi hanno preceduto e quindi non tornerò sui principi generali. Il vostro seminario si apre con richieste immediate e istituzionali. Basterebbe dire che tutto quello che c'è da fare paradossalmente è già scritto negli accordi e nei codici che qui sono stati citati. E quindi vorrei immettere nella riflessione di oggi un punto di vista diverso. Noi siamo una ONG nata a Milano
siamo tra le più giovani delle ONG che solcano il mare Mediterraneo. Nel 19 abbiamo, in risposta a un sentimento di indignazione, di rabbia, abbiamo detto, va bene, compriamo una nave e mettiamola nel mar Mediterraneo. E così, non vi racconto le peripezie, comunque di fatto la nave l'abbiamo comprata, l'abbiamo messa nel Mediterraneo, abbiamo fatto delle missioni, adesso siamo a Napoli in attesa della certificazione per tornare ad uscire. Questo quello che faremo, oltre che a cercare fondi, perché una nave in mare costa tantissimo, costa l'ira di Dio. Ma quello che volevo dire è questo: la Meloni, nel riproporre quell'atteggiamento assurdo, incredibile, di blocco per l'ennesima volta dei porti, praticamente disse: la popolazione italiana ci ha votato perché noi facessimo queste cose. E allora, a prescindere dal fare il calcolo su chi l'ha votata, quanti l'hanno votata, eccetera, quello che è indubbio però è questo, e qui il tema sul quale vorrei riflettere. Il tema è che su questi temi, sulla questione dei diritti, è venuto a mancare una sorta di sostegno delle nostre comunità, nel senso che i temi della paura sul futuro, che la grande battaglia culturale contro ipotesi di natura collettiva rispetto a percorsi individuali, ha senz'altro fatto breccia nell'animo di un paese che è sempre stato votato a processi di integrazione, di solidarietà, ma per storia, perché la nostra Costituzione è stata scritta sulla base di un'esperienza concreta. Dopodiché si è innervato un processo di denigrazione, di criminalizzazione di tutta una serie di processi improntati alla solidarietà, a volte anche causati da esempi davvero sgradevoli di chi nel campo, come dire, della solidarietà, eccetera, ha cercato invece il proprio interesse. E questo purtroppo è una storia, come dire, che non ha ancora visto la fine. Il tema però qual è? È quello che molti di noi, delle nostre associazioni, è come se si fossero ritirati in un campo che era quello del fare, del rispondere immediatamente a una serie di bisogni, e smettendo a quel punto, come dire, di condizionare la politica. Il tempo non mi permette di essere molto, molto articolato da questo punto di vista. La cosa vera è che chi si è occupato di carceri, chi si è occupato di salute mentale, chi si occupa di stranieri, eccetera, di fatto dentro a quel mondo ha riprodotto pratiche, ha riprodotto esempi anche molto interessanti e soddisfacenti, per scoprire però che fuori da quella bolla drammaticamente il senso della condotta generale andava da un'altra parte, fino a che trovare ogni tanto a scontrarci, a battere il muso su scelte che noi dicevamo ma com'è possibile, rispetto a tutta l'attività che noi stiamo facendo in questi ambiti, com'è possibile che la gente non capisca qual è il valore importante delle azioni e dei progetti che noi stiamo facendo. Ecco, io penso che qui ci sia un serio problema. Noi come Rescue abbiamo fatto la scelta di essere in mare, di salvare le persone che stanno annegando, ma così come abbiamo fatto tanta fatica per arrivare a comprare una nave e essere in mare, altrettanto non vediamo l'ora che non ci sia più bisogno di noi. Noi non vediamo l'ora che lì in mezzo al mare ci torni il nostro paese, ci torni l'Europa, ci tornino
quei soggetti che sulla carta hanno scritto di esserci, ma per far sì che il nostro paese e l'Europa torni lì, vuol dire che deve crescere una comunità che elegga persone che siano fedeli alla Costituzione e ai patti universali che hanno. Delle persone, dei valori e dei diritti. Dobbiamo fare, oltre che continuare, per quanto ci riguarda, a rimettere in mare la nave, a salvare persone, è far crescere la comunità che sposa questi valori. Noi come Rescue ci siamo inventati gli equipaggi di terra, e cioè c'è un equipaggio sulla nave che salva le persone, ma ci sono degli equipaggi di terra innervati nelle comunità locali perché attraverso la nave spostino il livello di sensibilizzazione, cambino la narrazione che in questi anni si è fatta sull'immigrazione, che ha prodotto arretramenti dal punto di vista della nostra capacità intesa come società di essere accoglienti. Gli SPRAR, per esempio, devono vedere la partecipazione attiva dei comuni. I comuni non partecipano perché vedono in quella partecipazione il fatto di perdere consensi. E allora il tema è come portiamo la politica a scegliere la parte, come dire, del consenso legata ai diritti, alla solidarietà e al rispetto, facendo crescere sempre di più questa comunità, continuando a fare i nostri progetti negli ambiti che abbiamo scelto, ma avendo un occhio un po' più attento e per portare il nostro pensiero, la nostra attività attraverso le persone non in astratto, quelle dei quartieri, quelle delle realtà con le quali lavoriamo, sforzandoci di incontrare anche le loro paure. Questo vale per i migranti, vale per la salute mentale, vale per lo stigma del carcere. Cioè incontrare attraverso la relazione... Corrado, hai un minuto. ...i momenti per far crescere questa comunità e che questa comunità sia più una comunità non a canne d'organo, ognuno la sua comunità, quella mentale, quella dei migranti, quella delle popolazioni ristrette nelle carceri, ma che sia una comunità collettiva. Scusate se l'ho fatta lunga e vi ringrazio. Adesso abbiamo l'intervento del presidente di Psichiatria Democratica, Antonello Delia. Eccomi, buonasera a tutti. Mi sembra comunque che aver messo insieme varie occasioni di lesione dei diritti, come avete fatto voi oggi, mi sembra la formula giusta. Io stamattina ascoltavo la radio, il radiogiornale, come si chiama, insomma, era un panorama desolante di violazioni di diritti. No? Del cosiddetto sistema di accoglienza, perché quello che qui andiamo incontro
che sarà, anziché SAI, OI come nella versione precedente. È molto probabile che ci sarà ancora un altro gioco di acronimi, ma il problema è che questi acronimi corrispondono ad anime, corrispondono a persone, e quello che avverrà verosimilmente sarà uno spostamento all'interno della gran massa delle persone che arrivano da una casella a un'altra. È chiaro che la casella più favorevole è quella del SAI, o addirittura, cioè quindi quella dell'accoglienza più arricchita di possibilità, che esiste comunque, non dimentichiamo. Oppure quella che in qualche misura evocava sempre Stella Deiana, che è quella dei fortunati. Beh, i fortunati per esempio sono i folli, cioè le persone che non sono folli, ma che hanno manifestazioni tali per cui possono rientrare negli SPRAR salute mentale, che sono molto pochi, e che hanno una qualità di supporto e di inclusione veramente un paradosso, che bisogna mostrare segni di squilibrio ulteriore rispetto alla media, che già non è poca, per poter ricevere sufficiente supporto. Il resto poi, oltre a questa dimensione dei SAI, come diceva anche, come descriveva anche la Deiana, sono poi la quantità enorme sono la gran quantità di persone che poi sono nella dimensione dei CAS, oppure in quella dei centri del rimpatrio, una piccola chiosa sul rimpatrio. I rimpatri vengono fatti soltanto nei confronti di alcuni paesi, pochi, Tunisia, Albania, Egitto, Georgia e Nigeria. E vengono fatti in questo modo: sull'aereo vengono messi ammanettati le persone che devono essere rimpatriate. Per ognuno ci sono 6 operatori, cioè 6 poliziotti, 6 guardie carcerari, più accompagnatori, psicologo, osservatore dei distretti, del garante. Vengono accompagnati all'aeroporto di destinazione, vengono affidati alla polizia locale e da quel momento nulla si è dall'interno, è iniquo nella sua concezione. Corrado Mangioli faceva accenno al tema sempre a proposito del sistema dell'accoglienza, alla questione delle cooperative, no? O comunque del sistema, che a parlarne qualche giorno dopo la vicenda su Mauro non è proprio comodo, no? Per tutti noi, però è pure vero che quella roba lì che rischia, anzi lo sta già facendo, di amplificare ulteriormente la gran cassa del rifiuto, dell'attacco contro tutte le forme di solidarietà possibili, perché comunque inquinate in qualche modo o dall'essere troppo, e quindi è considerata in qualche misura una sorta di globalizzazione del bene che attacca qualsiasi ambizione di sovranismo locale, oppure, come in questo caso avevamo già avuto un bel esempio con Mafia Capitale, insomma tutta la cooperazione, tutto il terzo settore viene in qualche modo trascinato nel fango grazie a eventi di questo genere. Il che non è neanche giusto, non solo perché se ci sono i fatti, probabilmente insomma, quando ci sarà, non sono certamente da nascondere, ma perché c'è tutta un'altra parte
della dimensione, nella dimensione dell'accoglienza, che è quella, per esempio, tutta quanta l'evento da pagamenti non effettuati delle rette, da una sorta di soggiogamento coloniale, post-coloniale. Insomma, non ha niente a che fare. È evidente come in questo campo, per usare l'espressione di Basaglia, il balbettio della psichiatria è più che mai evidente. Perché quale proporzione c'è tra manifestazioni di sofferenza, tra questioni che riguardano il prima, il durante e il dopo la partenza delle persone che poi arrivano nel nostro paese, e gli strumenti miseri della psichiatria, da farmaci, lega i letti, come nel filmato che purtroppo non abbiamo avuto la possibilità noi da qua di vedere, si parla della TIF, no? Morto non conoscendo un pezzo del territorio italiano libero, è morto in un ospedale legato a un letto. Ecco, insomma, la psichiatria alla fine conferma in questa dimensione la sua natura, questa psichiatria che non è tutta per fortuna, ma quella che è quella più istituzionalizzata e istituzionalizzante, conferma il suo destino custodialistico, la sua vocazione custodialistica, senza capacità di dare senso e di rispettare il valore, quello che Martino chiamava il valore euristico del sintomo psicopatologico, cioè la capacità di far parlare, no? Si diceva prima di soggetti politici del futuro, no? Diceva Roberto Lotto. Insomma, le persone che vengono che arrivano da noi sono già corpi politici, perché sono corpi che parlano non di questioni di natura, ma di questioni di storia. E far parlare queste questioni vuol dire restituire soggettività, restituire quindi anche dignità, e non a caso tutto quello che funziona è lo stesso, segue le stesse strade dei processi di paradigma che funzionano in tutte le condizioni di impoverimento sociale che riguardano i nostri nati, ma che riguardano i migranti, che riguardano tutte le condizioni di privazione, di esclusione, di disoggettivazione, di perdita di potere, di diritti, a partire da abitazione, denaro e occupazione. Io ho consumato i miei 10 minuti e penso che proseguire sarà appunto un piacere anche nell'altra parte che riguarda le altre forme di violazione dei diritti. Grazie Antonello. La parola adesso a uno psichiatra responsabile dei progetti di ISEA, Ezio Cristina. Buon pomeriggio a tutti e grazie a Gisella e a Antonella Pappagallo, con cui ho il piacere e l'onore di lavorare. Io mi occupo di ISEA da tanti anni. Nella località di ISEA, ma questo non mi ha fatto riflettere sugli acronimi. ISEA sta per inserimenti familiari supportati da adulti soffrenti di disabilitazione. L'inserimento a me non piace tanto perché è un po' fallico e un po' oggettivante. Io preferisco parlare di integrazione supportata, e sembra una cosa degli ultimi anni, invece è una cosa che ha più di 1000 anni. È nata in Belgio con un miracolo, dopo una decapitazione di una certa vita, una ragazzina di 20 anni. Questa attività poi è stata fatta santa
il 30 maggio è stata vista ed è la protettrice delle persone che soffrono di disagio psichico o neurologico e degli operatori. E questo posto si chiama GEL e negli anni sono emigrati da tutta Europa fino ad arrivare a 700 persone e il re Belgio ha dato un incentivo a chi ospitava queste persone. C'era chiaramente di tutto, ma 700 su 15.000 abitanti è tantissimo. Infatti alcuni sono sorti, l'ultimo si chiama La città dei matti. Sono stato 2 volte, molto interessante come esperienza. Ma lo IESA c'è in tutta Europa e negli Stati Uniti, in Australia. Cosa ha dimostrato? Che dopo i primi mesi, 2 o 3 mesi di mental diminuiscono i farmaci, diminuiscono i ricoveri e il paziente sta meglio. E questi sono i dati positivi. Oltre, la famiglia riceve un rimborso spese. Noi abbiamo di 1.100 euro e quindi perché non prende piede questo sistema di cura? Perché? Per vari motivi. Prima di tutto per le case farmaceutiche che diminuiscono i farmaci è un dato negativo per le case farmaceutiche, ma positivo per me, per noi. L'altro motivo è che diminuiscono i ricoveri in case di cura oggi in Piemonte costa 700 euro al giorno, anche quello è un dato molto negativo, ma positivo per noi. E non manca una legge nazionale che è in Camera che aspetta dal 2017, presentata da Umberto Lottavio, che era ex sindaco di Collegno, e quindi è un esperto di manicomio. Noi a Collegno abbiamo inserito 15 persone dall'ex ospedale psichiatrico. E quindi tutto positivo, manca la legge e questa è la prima richiesta. Che spingiamo perché questa legge venga approvata al più presto. In Inghilterra, dopo la legge, è stata approvata la legge, gli inserimenti sono aumentati di parecchio. E quindi volevo dire queste cose qua sullo IESA. Sullo IESA per i immigrati, Antonella ha detto tutte le cose che c'erano da dire. Io aggiungerei solo il fatto che, per esempio, noi per riprendere le famiglie, prima cosa che chiedevamo è se aveva una stanza libera. Invece per i migranti si è visto che abbiamo notato che non è particolare la stanza libera, possono dormire anche in 2 in una stanza, non fa differenza per alcune persone. E poi è meglio una famiglia uomo di provenienza, insomma, come una famiglia insomma, o una famiglia italiana. Anche qui dipende dalla lingua. Sicuramente con una famiglia italiana hanno maggiore facilità di inserimento. E quindi la lotta allo stigma è fondamentale. Questo è intuitivo, che come si dice la lotta allo stigma con un inserimento familiare, invece che una comunità con 15-20 persone è veramente stigmatizzante. Questo volevo dire. Un saluto e buon lavoro a tutti. Grazie Ezio Cristina per averci raccontato di questo progetto. La parola al nostro ultimo intervento del nostro panel sui migranti, Ornella D'Agostino dell'associazione Carovana. Buonasera a tutti, grazie per questa opportunità di confronto
ci mancava da tanto tempo e spero anche che un'occasione come questa porti a ritrovarci in un processo di continuità nella creazione di reti, perché l'esperienza che io ho fatto come direttrice artistica di Carovana Suono Movimento Immagine, che è stata fondata da me con altri colleghi e amici nel 1994 e che è nata come organizzazione che valorizza la mobilità, in quel caso era la danza nel Mediterraneo a partire dalla Sardegna, con la danza contemporanea, quindi la danza del momento che io ho appreso anche muovendomi dalla Sardegna, andando verso il nord Europa e poi ritornando in Sardegna per partecipare a delle reti nel Mediterraneo che potessero sostenere e dare visibilità ad artisti che operavano nelle due sponde mediterranee. Ecco, questa incredibile esperienza che ho fatto in questi anni, che Carovana ha fatto in questi anni, nel declinare il viaggio che in passato avevamo fatto geograficamente e culturalmente, muovendoci un po' come delle schegge impazzite, quindi anche quasi senza radicarci in Sardegna dal punto di vista del luogo di lavoro, ma in un'itineranza appassionante e anche un po', diciamo, isterica forse, ci ha portato però a conoscere, andando a lavorare nelle sponde del Mediterraneo, non europeo, in realtà dei paesi del Nord Africa. Dico questo perché a partire dal progetto Danza Bacino Mediterraneo ci siamo trovati ad essere presenti e attivi proprio quando il fenomeno delle primavere arabe ha creato una destabilizzazione in quell'area, anche sorprendendoci in maniera facendoci sentire anche l'ignoranza politica del nostro intervento artistico, perché mai ci saremmo potuti aspettare che un fenomeno di questo tipo si potesse generare. Da lì abbiamo in qualche modo spostato il nostro, diciamo, interesse dalla pratica artistica legata all'esplorazione del linguaggio multidisciplinare verso una intercettazione anche di quello che gli artisti e gli attivisti facevano in quei paesi, Egitto e Tunisia, e capire che cosa stava succedendo. E questo è stato un'esperienza preparatoria per quello che la Sardegna ha vissuto subito dopo, a partire da Lampedusa, quindi flussi migratori non programmati, così come sono stati definiti. Il non progetto Lampedusa, che ci ha portato anche nell'isola, ci ha portato a conoscere la realtà, forse non so se era l'unica, ma Stella Viviani l'ho conosciuta in quegli anni, 2012, inizio 2013, dove come sardi abbiamo ancora una volta, dovendo ammettere la nostra grande ignoranza, ci siamo potuti, come dire, rendere conto di quelli che erano i nuovi fenomeni i cosiddetti migratori non programmati che arrivavano in Sardegna, molto, diciamo, nascosti, isolati. Attraverso il progetto Lampedusa, grazie a Don Ettore Canavera e Stella Viana, abbiamo incontrato i migranti, non so se allora già si chiamassero così, che erano in Sardegna circa 500 in un momento drammatico perché il programma Emergenza Nord Africa stava chiudendo e quindi noi li abbiamo incontrati e abbiamo, diciamo, ci sentiamo, come dire, abbastanza inutili in uno scenario così complesso dove voi che siete gli attori principali e veramente date l'opportunità di rispondere a questa urgenza dell'andare via, dell'arrivare in un territorio, possiamo solo essere dei supporter ed è in questo modo che ci presentiamo anche oggi, cioè raccontandovi quello che noi facciamo e in questa piccola storia che introduce poi quello che stiamo ancora attualmente facendo, ci proponiamo veramente come partner, ecco, del vostro primario importante ruolo e missione. Vogliamo dire, noi ci siamo stati ininterrottamente dal 2016, dopo questo primo momento Emergenza Nord Africa, che è appunto nell'ambito del progetto Lampedusa, che era un progetto finanziato dalla Fondazione Annalinte, che è una fondazione europarlamentare che favoriva il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo, e ci siamo per la prima volta radicati in Sardegna proprio incontrando quelli che erano i fenomeni migratori e incontrando le strutture che da tempo si occupavano di questa, diciamo, di questa possibilità di risposta a un diritto umano così fondamentale. Quindi
quella prima volta è stato un episodio abbastanza sporadico, poi so che alcune di quelle persone che avevamo incontrato, pochissime di quelle persone sono rimaste in Sardegna. Quello che noi abbiamo potuto fare, che continuiamo a fare in maniera un po' più articolata in quell'incontro, era stato quello di comunicare, di raccontare le storie. Quindi molto bene mi risuona quello che ho appena sentito, cioè ristabilire soggettività e dignità. L'arte è quello che noi sperimentiamo, i processi creativi a tutto tondo, perché poi ci siamo spostati negli anni non solo dalla pratica della musica, della danza, del teatro, del video, della poesia, ma anche capire che l'arte possono essere tutti quei processi che possono dare delle soluzioni. E ci siamo anche spostati dall'ambito di una esplorazione quasi effimera, a volte inutile, perché l'arte ha anche questa funzione di essere inutile. Abbiamo comunque, incontrando delle persone che con delle fortissime esigenze invece di risoluzione di problemi concreti, ci siamo spostati anche nel contribuire a risolvere i problemi concreti, quindi la creatività per la risoluzione di concretezza. E questo è stato ed è un grande insegnamento. Nel 2000 noi funzioniamo anche con dei fondi pubblici, e questa è la nostra fortuna, ma è anche il nostro pericolo. Per esempio in questo momento siamo in forte pericolo perché cambiano le politiche, cambiano i temi, e purtroppo la politica crede che l'immigrazione sia un tema e non sono persone, quindi noi siamo invece ancorati al valore delle relazioni che con continuità stiamo nutrendo e valorizzandoci, perché appunto qualcun altro oggi ha detto dobbiamo uscire da un'idea di assistenzialismo, e nell'esperienza che abbiamo fatto abbiamo veramente cerchiamo ogni giorno di porci in relazione alle persone che evidentemente hanno anche dei bisogni molto più complessi e primari rispetto alla nostra esistenza, ma sempre nello spirito dello scambio. Noi stiamo imparando tantissimo e cerchiamo di mettere a disposizione quello che abbiamo, perché impariamo moltissimo non solo dalla storia delle persone che incontriamo in uno stato di migrazione, ma anche da quello che portano come talenti, come abilità. E oggi ci troviamo per esempio ad avere grandi difficoltà nella semantica che continuiamo ad usare. Per me Sambini, Omar, oggi Fase, che è un ricercatore afghano, o Oleg, che è un pittore di icone ucraino, dopo, quando noi iniziamo a collaborare con loro, a partire dalle loro storie, utilizzare i nostri strumenti che possono essere lo spettacolo, possono essere una radio multiculturale che stiamo avviando, possono essere i video che realizziamo, può essere la cucina multiculturale che è nella nostra casa, di cui dopo vi parlerò, perché ha un significato, come dire, rappresenta un elemento molto significativo anche nella giornata di oggi, la relazione con Gisela Trincas. Quando noi facciamo queste attività sono dei compagni di viaggio, sono delle persone, per cui ritornare alla definizione di migranti, immigrati, rifugiati, dopo un po' ci disturba, perché oppure meno male che ce la dimentichiamo. Sappiamo però che dobbiamo anche essere capaci di raccontare e di definire. Quindi oggi siamo in un momento in cui, attraverso un nuovo programma, l'Accademia del Tempo, stiamo cercando proprio di avere un percorso un progetto di ricerca e di professionalizzazione anche con l'università, per cercare proprio di lavorare sulla anche narrazione, definizione, approfondimento della metodologia che abbiamo messo in atto, ma soprattutto di provare ad attualizzare dove siamo oggi e quindi trovare anche nuove terminologie. Carovana, appunto, dopo questa prima esperienza dell'emergenza Nord Africa, progetto Lampedusa, dicevo, grazie anche a dei fondi che a volte, quando l'istituzione lavora bene, mette a disposizione anche degli artisti, ha potuto proporre altri due progetti, che sono Navigare i confini nel 2016, grazie al bando Migranti, ed è lì che ci siamo rincontrati con Stella Deiana, e poi nel 2017 Carte d'imbarco. In quel caso il Ministero ci invitava a intercettare giovani di seconda generazione di famiglie di migranti e di in qualche modo valorizzare anche la cittadinanza italiana alla quale loro avevano diritto, perché si andava verso la Jussoli, che è stato un grande fallimento se non sbaglio, però diciamo quel bando aveva quella funzione di comunicare come ragazzi di seconda generazione erano
portavano le loro identità culturali attraverso l'arte, ma anche facevano parte della cittadinanza italiana. In quel momento la Sardegna viveva ormai in pieno i secondi flussi migratori non programmati, e noi subito ci siamo, diciamo, interfacciati col Ministero chiedendo di poter lavorare con altre persone in transito e quindi anche poter coinvolgere ragazzi, perché spesso si trattava di giovani uomini che appunto erano in uno stato di richiesta di protezione e d'asilo. Questo ci era stato concesso e i gruppi che si sono creati in questi 2 anni sono stati eterogenei. Abbiamo voluto immediatamente valorizzare e declinare il viaggio nel suo valore e quindi portare dignità a quella che per la maggior parte degli interlocutori con cui lavoravamo, grazie alle collaborazioni con i diversi centri di accoglienza, e di lì che abbiamo anche imparato come il sistema si stava articolando e rinforzando, come appunto il contatto con artisti che sono altrettanto anomali, con giovani in Erasmus che studiavano al conservatorio, erano altrettanto in transito. Ecco, questa un minuto, ok. Vabbè. Ah, sì, pensavo un minuto. Ok, allora, da quei 2 anni di esperienza intensa si è creata una comunità affettiva talmente forte e anche di grande valore artistico, che andando via dal Lazzaretto, dove noi abbiamo ricevuto la dove abbiamo lavorato per 4 anni, non potendo più continuare in quel luogo, abbiamo cercato un luogo. Abbiamo trovato una casa al centro di Cagliari, non avevamo idea di che cosa fosse questa casa, ma questa casa era da ristrutturare e abbiamo pensato che prendere una casa da ristrutturare poteva essere un'opportunità per far emergere delle abilità che i nostri amici migranti africani ci dicevano appunto che avevano lavorato sempre anche in Algeria o in Libia nel settore dell'edilizia. Così abbiamo iniziato questa avventura. Il capomastro, il capocantiere era un bravissimo ucraino e abbiamo iniziato a ristrutturare questa casa. Dopo un po', conoscendo Gisella, un'altra amica Maria Benoni, abbiamo scoperto che quella casa era la locanda Polina. E questa casa in effetti all'inizio era veramente molto difficile da vivere. La nostra guida capomastro ha deciso che bisognava togliere tutte i muri che stavano crollando, quindi i calcinacci, e dopo un po', quando eravamo proprio in questa avventura che sembrava infinita, perché la casa comunque era molto vecchia, Gisella è venuta e ci ha raccontato che quello era stato un luogo di grande sofferenza, perché era come un piccolo ospedaletto psichiatrico in via Dante numero 60, e così è stato incredibile, molto anche, come dire, inquietante, devo dire, però oggi quella casa è un luogo di riscatto. Penso che facendo questo progetto, si chiama Stazione di Transito, e quindi vi rinnovo in questi 30 secondi che mi rimangono, venite a trovarci. Oggi in quella casa, anche grazie a un progetto con Sardegna Ricerche, abbiamo creato una impresa sociale, stiamo provando a vedere se veramente l'autoimprenditoria con i migranti è una soluzione, tenendo conto della mancanza di lavoro. Assieme all'amici da sport o eventi in questa casa veniva visto di tutto e di più, e oggi il gruppo appunto si sta allargando con partecipanti che vengono dall'Afghanistan, dall'Ucraina, e questa esperienza del transito, del viaggio è meravigliosa ma anche molto complessa, anche per me, perché poi mi sento un po' la madre perché bisogna anche imparare a lasciare andare. Quindi per noi il viaggio continua ad andare avanti, e adesso con l'Accademia del Tempo stiamo creando un partenariato che vorrebbe creare un viaggio soprattutto per le persone che sono arrivate qui in condizioni estreme, di pericolo di morte, ma invece è un viaggio che ci educa, che ci valorizza, che ci forma, che ci fa incontrare. È un'avventura incredibile. Noi abbiamo da subito scommesso che per la Sardegna i flussi migratori non programmati sono così come gli immigrati arrivati da più tempo, sono un'enorme opportunità. Bisogna veramente saperla accogliere e saper crescere insieme. E l'arte può aiutarci. Grazie a Agostino. Concludiamo il nostro confronto sui migranti e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo e chiamiamo Giovanna Del Giudice a coordinare
l'ultimo nostro confronto sui diritti delle persone private della libertà personale. Volevo solo ricordare una cosa a proposito della ex locanda Pulina, che Giovanna era appena arrivata a Cagliari a dirigere il Dipartimento di Salute Mentale e si era ritrovata col provvedimento della procura di Cagliari che intimava all'azienda sanitaria di portare via immediatamente tutte le persone dalla locanda Pulina. Una storia, insomma, che noi a Cagliari conosciamo molto bene. Giovanna, ti sistemi qua? Grazie. Buonasera. Allora, dico che perché ho ricevuto da Gisella e dagli organizzatori di questo incontro l'onore di essere tra quelli che coordinano un gruppo, quindi di sentirmi come a casa. D'altra parte ho passato 3 anni in questa terra bellissima e difficile, 3 anni felici, ma anche ricchi di contraddizioni, quindi mi fa piacere che sia stata chiamata a coordinare questo gruppo, perché mi fa sentire appunto molto a casa, molto all'interno. Allora, in questa ultima sessione affronteremo un altro tema cruciale, quello dei diritti e dei bisogni spesso negati o violati delle persone private della libertà. Diritti negati o violati, in particolare, è tema cruciale, in particolare quando le persone private della libertà sono persone che vivono l'esperienza della sofferenza mentale o vivono condizioni di fragilità personale e sociale. Abbiamo detto, e stamattina ce l'hanno ricordato anche bene i ragazzi, gli studenti di Senorbi, che la libertà personale è un bene, un diritto primario e, come dice l'articolo 13 della Costituzione, è inviolabile, o dovrebbe essere inviolabile. Allora, io porrò ora alcune questioni che i numerosi relatori di questa sessione spero riprenderanno almeno in parte. Ecco, un primo tema che pongo è: ma quando parliamo di persone private della libertà, a chi ci riferiamo? Il garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, nella presentazione al Parlamento della 6ª relazione del giugno del 22, ne dà una lettura, una configurazione molto ampia. Così dice: sono tutte le persone, sono tutte le persone nelle condizioni di non poter decidere del proprio spazio, del proprio muoversi, del proprio tempo. Sempre il garante nazionale definisce come oggetto del suo mandato le diverse strutture dove la privazione della libertà si realizza de iure o de facto, dove le diverse amministrazioni hanno il mandato di gestire, in nome della collettività, l'attuazione dei difficili compiti di fermare, contenere, detenere, ospitare e al contempo tutelare ogni persona rispetto alla quale tale misura venga adottata. Quindi le strutture, sento parlare qualcuno? C'è Alessandro Sirolli che ha l'audio aperto. Per piacere potete chiudere l'audio? Quindi queste strutture di cui il garante nazionale delle persone, o in genere i garanti, agiscono, vanno dal carcere ai centri per migranti, ai luoghi di cura, quali l'SPDC, ai luoghi di residenza assistenziali, quale le residenze per gli anziani. Ma guardando alle persone che abitano questi luoghi, si può equiparare la condizione di privazione della libertà di un ristretto, di un detenuto, con quella di una persona in TSO o legata, o con quella di un vecchio o di una vecchia ricoverato in una casa di riposo?
Ancora un'altra domanda che mi pongo. L'azione dei garanti, e qui oggi abbiamo dei rappresentanti importanti dei garanti, in città importanti anche, nei servizi sanitari e sociali, depotenzia, accelera o depotenzia la riflessione critica degli operatori sanitari a tutti i livelli di responsabilità sul loro agire, pratiche terapeutiche, sulla necessità che gli operatori sanitari devono avere di rispondere al giuramento di Ippocrate, primum non nuocere. In questa sessione certamente il tema centrale sarà quello del carcere e della cultura della comunità, nella comunità della detenzione. Sono molti e molte gli esperti che parleranno sul tema sicuramente del sovraffollamento del carcere, dell'ozio non scelto, del tempo vuoto, della carenza di lavoro interno ed esterno, della carenza delle misure alternative al carcere, dei suicidi, tema cruciale, a oggi 79, delle violenze che ancora si perpetuano nel carcere. Io quindi porrò solo attenzione ad una questione che mi è particolarmente a cuore. Come pure si legge e descrive il 18° rapporto di Antigone sulla condizione delle carceri, in questi ultimi anni, parallelamente allo sviluppo del processo di superamento degli OPG, diventata sempre più importante, grande l'affermazione da parte del personale penitenziario e di una parte cospicua della magistratura che il carcere scoppi in relazione alla presenza di persone con disturbo mentale e tanto più di persone scaricate lì in assenza di REMS. Si parla addirittura di un carcere manicomio. Certamente siamo consapevoli che esiste una debolezza quantitativa e qualitativa del supporto sanitario e psichiatrico, in particolare in carcere. Ma è che esiste anche una grande debolezza, oggi è stato detto più volte questa mattina, quantitativa e qualitativa dei servizi della salute mentale nel territorio, che quindi spesso sono incapaci di prevenzione e di presa in carico. Ma a me non appare plausibile, oppure la domanda che pongo è plausibile che su questo venga fatta ricadere tutta la sofferenza che il carcere sappiamo che produce. Forse l'istituzione carcere non deve riprendersi ad interrogare sulla sua cultura, sulla sua organizzazione, e questo non deve farlo anche la comunità, cioè tutti noi. Mi pare che in questo momento, e ho paura che questo processo diventi ancora più pesante, siamo molto lontani dai tempi e dalla cultura in cui si discuteva della necessità di liberarsi della necessità del carcere. Un altro tema che affronteremo in questo dibattito, in questa sezione, è quello delle REMS. Ecco, oggi noi abbiamo ripreso in tema in maniera anche istituzionale, in maniera importante, abbiamo ripreso il dibattito sulle REMS, che però per qualche tempo si era indebolito, era come se si fossero spenti i fari sulla questione delle REMS, anche a partire dal fatto che è stato a settembre scorso istituito, come previsto dalla legge 81 del 2014, l'organismo di coordinamento per il superamento del processo degli OPG, che dovrebbe appunto monitorare e vigilare sul compimento di tale processo. Ma dove siamo e cosa abbiamo ritrovato? Oggi la situazione, secondo me, presenta alcune criticità, ne porrò solo alcune, che ponendole così anche all'attenzione dei relatori, sono sicura che verranno riprese.
Continua l'equivoco che le REMS sono il sostituto dell'OPG. Ed evidentemente non è così. Un'altra criticità che sembra ancora di più ampia e su cui poco si discute, o troppo poco si discute, è che pur essendo queste strutture sanitarie si accetta che abbiano delle caratteristiche custodiali estremamente pregnanti. Un altro tema che oggi è particolarmente forte e diffuso è quello della denuncia della scarsità del numero dei posti letto. Esasperato questa discussione dalle liste d'attesa e della presenza di persone sine titulo nei carceri. Ma veramente sono poche? Io quando si parla di questo non posso fare a meno di ricordare la prima relazione che era stata fatta in maniera congiunta dal Ministero della Salute, dal Ministero della Giustizia al Parlamento del settembre del 2014, quando nei 6 ospedali psichiatrici giudiziari erano internate, era già avviato il processo di deospedalizzazione, c'erano 846 internati, in cui si diceva che si aveva bisogno soltanto di 70 persone, allora non si aveva bisogno, che solo per l'8,5% delle 846, quindi solo per 70 internati si aveva bisogno di posti di residenzialità, quindi 70. Oggi ne abbiamo, continua una questione, evidentemente non sta nel numero dei posti insufficienti, ma di come si lavora nella sanità e nella magistratura in particolare, superamento o del superamento dell'OPG o sulla questione o con delle persone che hanno commesso reato, che hanno un problema di salute. Troppo l'internamento, una misura residuale, l'internamento in REMS. Com'è possibile parlare di misure, com'è possibile essere attenti a quanto dice la legge 81 che parla della misura di sicurezza detentiva come residuale e transitoria, e contemporaneamente avviene in Italia che una persona venga condannata a 30 anni di REMS, oppure anzi viene non considerata non imputabile e inviata in una REMS o inviata, appunto condannata, non mi viene il termine migliore, a 30 anni di REMS. Evidentemente c'è una cultura nella magistratura che si sta sempre più rafforzando, poco attenta allo spirito della legge 81. Stiamo tornando indietro? E ancora, con questo finisco, se non vogliamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti e quindi dobbiamo affrontare il tema del codice penale, degli articoli del codice penale, l'abbiamo sempre detto. Oggi abbiamo la possibilità e il dovere di farlo, perché la Corte Costituzionale, con la sentenza del febbraio di quest'anno, ci ha detto che bisogna attuare un quadro normativo più completo di quello che ha portato alla chiusura degli OPG. Bene, qual è questo quadro normativo al quale dobbiamo guardare, se non il superamento, quello che deve prevedere il superamento degli articoli 88 e 89 del codice penale?
Ecco, ho tentato di porre alcune questioni, di porre alcune domande e quindi ora con l'aiuto di Gisella, perché io ci vedo poco con questa luce, do la parola ai relatori. Chiedo di rimanere nei 10 minuti perché noi dobbiamo chiudere alle 19 e do per primo la parola a Stefano Cecconi che oggi parla come, tra le sue tante incarichi e dalle sue tante funzioni, come rappresentante di Stop OPG. Stefano, ci sei? Grazie, ma tutti quanti incarichi gratis, ecco, tutto zero, salvo lavoro. Sì, non voglio dire, non dicevo questo. Intanto grazie a Giovanni per la batteria di domande che probabilmente ci porterebbero via due altre giornate, comunque molto pertinenti e peraltro che contengono già in sé la risposta, molto socratica, diciamo. E devo dire che condivido l'impostazione. Però parto subito ringraziando e non formalmente Gisella e Alesam per aver organizzato questa occasione di confronto, ma soprattutto perché è un'occasione per provare a rimettere in moto, in marcia, un movimento che si è obiettivamente rallentato su alcuni temi. In forza anche della situazione culturale, politica, sociale che stiamo vivendo. È un movimento collettivo e che provi a unificare le tematiche che sono uscite. Che adesso stiamo trattando un'ennesima questione che riguarda quelle che abbiamo chiamato più volte le estreme periferie dei diritti, che non possono esistere in un paese civile, in una società democratica. Le estreme periferie dei diritti che riguardano territori difficili, accidentati, quelli del carcere, degli OPG, dei REMS, ma quelli in cui vengono violati i diritti fondamentali e, come ricordava all'inizio Giovanna, legalmente o illegalmente vengono private le persone della libertà. In una situazione che ci vede preoccupati perché al di là dei pregiudizi la valutazione già sui primi atti di questo governo e della maggioranza che governa il Paese ci preoccupano assai. Peraltro però sono il riflesso di una situazione più generale che da più parti veniva ricordata, fatta di paura, di respingimento degli altri, di muri, fatta di una situazione che tra l'altro la guerra alle porte di casa ha ulteriormente aggravato. E allora quando dico che bisogna provare a rimettere in moto un movimento unificato, unificante, è perché in realtà c'è una situazione contraddittoria. Abbiamo sentito tanti interventi questa mattina, ma lo sappiamo essere questa la situazione, e cioè che contemporaneamente una cultura del respingimento, della periferizzazione dei diritti, soprattutto di alcune persone, esiste una società civile, una società fatta di persone impegnate, operatori stessi dei servizi che sono impegnati invece ad affermare i diritti delle persone. Peraltro il primo mandato di un operatore di un servizio del welfare o di un servizio pubblico è affermare i diritti costituzionali delle persone, non altro. Ma dicevo, in questi territori difficili, allora la domanda di fondo che faceva Giovanna è quale bilancio possiamo fare oggi noi rispetto a queste periferie dei diritti di cui stiamo parlando in questa sessione in modo particolare. E da questo bilancio che cosa possiamo trarre in termini di iniziative, di impresa del movimento? Questo è il vero punto. Sapendo che il carcere è un disastro, da parte della situazione terrificante dei suicidi, ma c'è una situazione che è evidentemente in netto contrasto con le dichiarazioni che sono uscite anche oggi, con le dichiarazioni che si continuano a fare sul rispetto dei diritti e delle dignità. E c'è il rischio, questo sì, lo ricordavo anche più Giovanna poco fa, che vengano invocate soluzioni scorciatoie che sarebbero peggio della situazione che si sta vivendo. Per esempio, vista l'estrema prevalenza di persone con sofferenza mentale all'interno delle carceri, la soluzione che viene invocata è aumentare il numero delle REMS,
cioè prefigurare, e in questo c'è una pericolosità della sentenza della Corte, della sentenza del 22 del 2022, cioè il fatto che si possa immaginare che a una situazione disastrosa che riguarda proprio il modo con cui viene eseguita la pena, si risponda creando nuovi luoghi di fatto che sono la riproduzione del manicomio. Il carcere quindi è un disastro, quindi resta a pieno titolo nell'agenda delle iniziative, del bilancio da fare, delle soluzioni da proporre e delle iniziative da assumere. Le tre cose devono essere fatte insieme. E questo è il secondo terreno di iniziativa, tema, diciamo. La questione è quella del fatto che abbiamo abolito i manicomi. Qui sì, mentre abbiamo chiuso gli OPG, abbiamo abolito i manicomi nel nostro paese, ma stiamo assistendo a una situazione che è in molti casi drammatica. È legata a tantissimi fattori che venivano ricordati in numerosi interventi, ma di fatto non si sta costruendo quel sistema di salute di comunità radicalmente alternativo alla logica manicomiale, che individua cioè nei determinanti di salute e nei luoghi della vita quotidiana la soluzione per rispondere al bisogno e al diritto di cura e di salute delle persone, ma ancora una volta riproduce il modello manicomiale. Ne sono l'esempio il moltiplicarsi delle convenzioni, il permanere di un uso distorto del TSO, una situazione in cui la residenzialità pesante e la cronicizzazione delle persone è l'unica risposta ai bisogni di cura, anziché lo sviluppo della salute mentale di comunità. E quindi anche, è evidente, nel campo della salute mentale, questo secondo titolo è un titolo su cui fare un bilancio di nuovo per valutare le soluzioni e assumere le iniziative. E il terzo, e poi mi taccio tra pochissimo, il terzo tema, la terza questione che viene da Giovanna è quella della chiusura degli OPG. Dicevo chiusura non abolizione perché abbiamo chiuso gli OPG, ma non abbiamo abolito, non siamo riusciti ad abolire l'istituto dell'internamento della misura di sicurezza. C'è stato un passo straordinariamente avanzato, che è stata la legge 81 con l'idea guida che sia la misura di sicurezza non detentiva la risposta prevalente al bisogno di cure e anche ad affrontare la stessa, tra virgolette, pericolosità sociale del soggetto, della persona. Ma in realtà stiamo assistendo a quello che ci ricordava poco fa Giovanna, a un moltiplicarsi della spinta impropria di ricoveri in REMS, a una distorsione della stessa natura, delle caratteristiche della REMS, sempre più struttura di tipo custodiale, con un mandato paradossalmente contraddittorio affidato proprio ai sanitari, secondo la vecchia logica che giustizia e psichiatria marciano insieme, e in questo senso non aiuta naturalmente la stessa sentenza della Corte, come ricordavo prima. E di fronte a questa situazione esistono, è vero, invece, anche esperienze interessantissime. In realtà sono cresciute le misure di sicurezza non detentive e quindi si è affermata la legge 81 in questo campo, ma non è valorizzata questa parte dell'applicazione della legge, non è utilizzata come strumento da contrapporre volutamente alla logica invece della misura detentiva. E allora adesso io ho fatto veramente un galoppo rispetto a quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo è in fondo figlio della stessa logica, la logica che immagina che sia la custodia e l'attività repressiva esclusivamente e non la cura, la salute mentale di comunità o comunque la possibilità di restituire responsabilità e i diritti alla persona, quello che può avere successo in questo campo. E allora io penso che sia il tempo di fare un bilancio vero. Certo, abbiamo utilizzato questa giornata intanto come anteprima, di pasto, diciamo, ma di fare un bilancio vero in vista del 2023, per partire dal 2023, diciamo, e decidere che è tempo di mobilitarci, di rimettere in moto il movimento sul campo della chiusura degli OPG e quindi della monitorità, sul campo delle carceri, sul campo di una
nuovo rilancio della salute mentale di comunità. Questo implica un ruolo del coordinamento salute mentale di comunità. Innanzitutto ricordava anche Fabrizio Starace, e su questo penso che bisogna impegnarci. Grazie. Grazie Stefano. Do ora la parola a Maria Grazia Giannichedda, Presidente della Fondazione Franco e Franca Basaglia. Maria Grazia, ci sei? Ci sono. Volevo anch'io velocissimamente ringraziare Gisella per la generosità e la fatica che ho fatto a mettere insieme questo evento, che è un antipasto, come dice di altre cose che bisogna fare. Ma anch'io sono stata colpita oggi, ma ai giorni scorsi, dalla valanga di immagini sul non rispetto dei diritti umani. Però insomma, tutto sommato questa nel mondo e anche da noi. Tutto sommato però questo non ci deve sconvolgere più di tanto, perché i diritti umani non sono mai stati rispettati. Cioè, se la situazione oggi è un disastro, ma avanti ieri, quando noi avevamo la forza dei 20 e dei 30 anni, era un disastro lo stesso. Quindi il punto su cui secondo me noi dovremmo soprattutto riflettere è che siamo un po' noi stessi, cioè siamo cambiati noi in realtà, nel bene e nel male, cioè nel bene nel senso che abbiamo conseguito tutta una serie di, chiamiamole vittorie, cioè alla Carta delle Nazioni Unite sui diritti umani si sono aggiunte una serie di altre carte. Se voi pensate nel campo più ristretto, insomma, della sanità, della salute, e anche della salute mentale, ma penso anche alla Convenzione dei diritti delle persone disabili, cioè si sono ottenute tutta una serie di, diciamo, vittorie culturali politiche che, ed è questo che a noi ci intristisce e ci fa anche arrabbiare, vittorie alle quali non conseguono però pratiche politiche adeguate. E l'altra cosa che credo è per noi fonte di scoramento e un po' di rabbia è che molti interventi, noi lo ribadiamo sempre, però e non sicuramente in modo vasto, adeguato, totale, però una serie di affermazioni che 40 anni fa, 50 anni fa erano affermazioni di principio, che andavano sostanziate perché fossero rese possibili, sostenibili, oggi si direbbe, cioè compatibili con una società complicata e difficile e anche conflittuale, come sono inevitabilmente le società democratiche. Bene, una serie di cose che 40 anni fa erano affermazioni di principio e strade che si cominciava a battere, oggi sono abbastanza dimostrate possibili. È questa tensione che a noi ci fa oggi star male, il fatto che il possibile, l'altro possibile non viene messo in sinergia, in confronto, non in sinergia, in confronto, in tensione con le derive che per inerzia o per scelte di altra orientamento, un orientamento che francamente si può definire costituzionale, fuori dallo spirito e dalla lettera della Costituzione, che però sembra aver vinto. Ecco, io credo che questo è il quadro dentro il quale ci dobbiamo muovere per riuscire a non farci schiacciare dalla sproporzione tra ciò che è e ciò che dovrebbe e potrebbe essere. Però uso solo pochi minuti per aggiungere a questo quadro comunque disastroso un altro elemento che mi sembra importante, senza negare quanto ho detto precedentemente, e che come si accennava prima, infatti l'avevo già detto, avrei voluto fare il mio intervento, era proprio quello delle residenze sanitarie assistenziali, cioè di questo enorme
mondo di istituzionalizzazione che è rinato sotto il nostro naso e che riguarda innanzitutto le persone anziane, ma non solo, riguarda anche persone disabili, persone con problemi mentali, in una geografia molto difficile da cogliere sia sul piano amministrativo, che cosa sono cioè queste istituzioni, sia sul piano di ciò che esse, senza virgolette, contengono. Io ho guardato per preparare questo intervento il lavoro, secondo me insufficiente, ma loro lo sanno già, ma egregio, che ha fatto il Garante, che ha costruito, usando uno strumento molto banale, che è la geolocalizzazione, ha ricostruito l'esistenza, vi leggo i numeri, di 4.629 istituti, alcuni dei quali si chiamano RSA, altri si chiamano in altro modo, ma sono istituti di variabili dimensioni, ma comunque tali da non poter essere passati per appartamenti, piccole residenze, eccetera. Questi 4.629 istituti, non vi dico tutti i dati, andateveli a cercare perché sono molto interessanti, sommano 340.593 posti letto, il triplo di quello che erano i manicomi. Vabbè, i manicomi erano solo manicomi, in realtà a quei 100.000 vorrei aggiungere appunto tutto il mondo degli istituti assistenziali, quindi probabilmente niente è cambiato sotto il cielo da questo punto di vista. Perché queste, giustamente il Garante, perché il Garante si occupa di questi istituti? Per le cose che si dicevano prima sullo statuto del Garante. Aggiungiamo però che reiteratamente il Garante è stato criticato proprio per aver allargato la sua sfera di azione oltre il carcere, nella convinzione che cioè che questo tipo di forme di detenzione amministrativa, di privazione della libertà, prive però del tutto di base giuridica, siano, come dire, inevitabili, imprendibili, nelle mani appunto di autorità assistenziali e autorità sanitarie, operatori assistenziali e operatori sanitari. Ecco, qui bisogna assolutamente mettere le mani. Questo è un tumore che cresce e si espande. Vi do un ultimo dato, un unico perché a me mi ha impressionato molto quando l'ho messo a fuoco, i dati sono sempre del Ministero della Salute. Nel decennio 2007-2017, quindi ben prima del Covid, le residenze assistenziali sono aumentate del 44%, cioè da 5.000 erotti a 7.000 erotti. Mentre nel 2007 le residenze private erano il 72% del totale. 10 anni dopo sono diventate l'82% del totale le residenze private. Siamo quindi di fronte a un enorme business che si alimenta con denaro pubblico, perché la maggior parte di questi in parte pubblico, in parte privato, cioè delle persone, ma è una cosa di grandissime dimensioni, dove non a caso infatti grandi fondi di investimento hanno messo le mani perché lì ci sono i soldi e una possibilità di crescita. Allora, questo, accanto a questo, però senza nessuna relazione, ci sono invece le esperienze delle persone anziane che possono vivere in piccole residenze a casa propria, con reti territoriali, eccetera, eccetera. Non sto a dirvi cose che sapete benissimo. Allora, credo che non c'è nessuna comunicazione naturalmente tra le due, perché su questo noi non abbiamo nel nostro paese da molto tempo, ma temo che la situazione sia che ognuno guardi a casa sua. La nostra situazione secondo me è veramente pessima, perché le quali rispondono a lobby personali, a lobby locali, regionali, le quali spesso però sono legate, sono in rete con delle grandi lobby europee, perché insomma Marconi, Ansegesta, adesso non sto a dirvi i nomi che sto cercando in questo periodo di ricostruire. Ecco,
credo che noi dobbiamo da un lato mettere mano a questo fenomeno di dimensioni quantitative spaventevoli e dall'altro però dobbiamo ricominciare a tematizzare bene perché noi, a farci capire del perché noi consideriamo che il fatto che una persona anziana non possa uscire dalla residenza in cui sta lo consideriamo una privazione di libertà. Dobbiamo ricominciare a spiegare, a ricordarcela noi stessi, a spiegare agli altri che avere 90 anni non significa voler uscire ed essere, cioè che è un problema avere 90 anni, voler uscire senza permesso dalla residenza in cui sta e ritrovarsi. Ho scritto un paio di articoli sul manifesto di questo perché c'era un periodo che raccoglievo queste storie e ritrovarsi a dover scendere lungo il tubo dell'acqua per riuscire a evadere. Così i giornali raccontavano la storia di un signore di 91 anni che alla fine dello scorso anno è morto appunto scendendo, e un altro che invece ha inondato le lenzuola, come nelle evasioni più tradizionali. Allora lì naturalmente i giornali locali che davano queste notizie le davano dicendo da un lato il signore era lucidissimo, aveva amici eccetera eccetera, dall'altro però sotto sotto dicevano beh insomma era un po' svanito. E non sono andati perché ha scelto questa strada mentre avrebbe potuto uscire, però i giornali non sono andati a fare il lavoro che mi sono fatta io, che sono andata a vedere il regolamento delle RSA dove il signore abitava, e che è lo stesso regolamento che c'è in tutta la regione Lombardia, in Piemonte, in Veneto eccetera, un regolamento che dice che le persone sono libere di uscire, però devono chiedere il permesso. L'ospite può liberamente uscire, salvo le limitazioni imposte dal medico curante, e dopo aver firmato autonomamente o da un accompagnatore autorizzato l'apposito registro di entrata e uscita. Cioè, le vie del Signore per riuscire a mistificare, a far finire, a mistificare la libertà sono infinite. Noi secondo me dovremmo anche fare un lavoro di, come dire, di ricognizione di tutto questo, anche per rafforzare, mi ha colpito stamattina quello che diceva, rafforzare quello che diceva Nerina, che diceva che caldeggiava la rinascita delle istituzioni. Anch'io penso che dobbiamo caldeggiare la rinascita delle istituzioni, che però, dobbiamo dirlo, le istituzioni si sono suicidate in gran parte. E non solo hanno accettato la delegittimazione, ma i loro dirigenti le hanno indebolite attivamente. Quindi, Stefano, quando ripensiamo a un rilancio del coordinamento, certamente dobbiamo però di coordinamento o di cose simili, insomma, credo che dobbiamo molto ripensare a come dire, riprendere e ritematizzare la radicalità del nostro punto di vista e la radicalità e quindi anche la critica alle istituzioni, che era tra l'altro un titolo che in modo, tanto per cambiare, preveggente, Franco Basaglia aveva dato molto tempo fa ad un centro che avrebbe voluto costruire e che è rimasto in piedi poco tempo. Insomma, critica delle istituzioni, e su questo secondo me che noi dobbiamo lavorare per prepararci ad una strada molto lunga da fare, perché non credo che siamo ritornati indietro, perché per alcuni aspetti abbiamo continuato ad andare avanti, ma il nucleo duro del potere, del dominio e dei rapporti di disuguaglianza è ancora lì, bello forte, e ha vinto, perché sia chiaro dobbiamo anche riconoscere una sconfitta che è anche diventata poi anche culturale, insomma, ma questo dovremo avere un po' di tempo per parlarne bene. Ecco. Dobbiamo riprendere tante delle cose finora dette, o dette in questi ultimi interventi.
Allora, do la parola a Valentina Restain, avvocato del Forum di Salerno. Eccomi, mi sentite? Sì, ti vediamo. Bene, buonasera a tutti e tutte. Io come tutti e tutte ringrazio Gisella per aver venuto qui. E, insomma, mi scuso se il collegamento non è dei migliori, ma mi trovo fuori sede, però ho voluto intervenire ugualmente perché credo insomma, che questa giornata sia importantissima e sia importantissima, proprio mi riaggancio proprio all'intervento che mi ha preceduto per ricostruire una critica costante delle istituzioni. In particolare, come ha detto chi mi ha presentato, chi mi ha introdotto, io sono un'avvocata penalista e mi occupo specificamente di carcere e ho trovato interessante questa sera introdurre un argomento che forse, vista anche l'esiguità dei numeri, è un argomento un po' poco battuto, che è quello del carcere delle donne. Chi mi conosce sa che sono una femminista, insomma, sentita, accanita, e credo che questo argomento vada assolutamente analizzato, valutato, perché è di fatto praticamente sempre dimenticato. Io ovviamente mi rifaccio a numeri che non ho raccolto io, che sono i numeri del rapporto Antigone, perché voglio dire introduzione, perché sono molto importanti anche per spiegare tante situazioni che sono assolutamente in contrasto con quello che è lo spirito della Costituzione, ma lo costituzionalizza con un solo fine, che è quello della risocializzazione di chi si è trovato a commettere un reato, e per le donne questo è ancora un po' più difficile di quello che accade per gli uomini, anche se sappiamo che di fatto da questo punto di vista l'istituzione carceraria è totalmente fallimentare, ma le donne capiscono qualcosa in più. Il rapporto Antigone del 2022 ci dice che appunto al 31 marzo del 2022 in Italia c'erano 2.200 circa donne detenute, cioè il 4% del totale della popolazione carceraria. Di queste donne la maggior parte sono straniere, anche se c'è una percentuale leggermente inferiore rispetto al picco di persone non italiane che compongono la popolazione carceraria maschile, e però al di là di questi primi numeri in Italia ci sono 2.200 donne, persone di sesso femminile detenute. Ci sono però soltanto 4 istituti carcerari dedicati esclusivamente alla detenzione delle donne. E questo, come vedremo fra poco, insomma cercherò di non sforare i 10 minuti, rappresenta un problema molto serio, al di là di tutto ciò che è il problema della condizione carceraria. Il fatto che esistano soltanto 4 istituti che ospitano esclusivamente donne, e donne anche con i loro bambini, rappresenta il vulnus più serio forse della condizione femminile carceraria. Parlavamo della Costituzione poco fa, la Costituzione vede come unica ragione del carcere, al di là di tutte le altre dottrine che ci siamo detti, insomma, spiegate tante volte nella dottrina penalistica, per quella la Costituzione parla di rieducazione, io direi meglio risocializzazione, anche se nessuno di questi due termini mi piace tantissimo. Ebbene, proprio il fatto che la Costituzione stessa però non distingue in qualche modo il genere della carcerazione rappresenta un problema. Tutto quello che è l'apparato detentivo, l'istituzione totale carcere è disegnata esclusivamente sul sesso maschile, e lo è sia dal punto di vista concettuale sia dal punto di vista pratico, e vedremo anche perché, rappresentando quindi sempre il sesso femminile, la donna, come una sorta di alterità, come una sorta di minus però rispetto a quello che è il centro, il perno dell'organizzazione, e vediamo perché. Partiamo dalle strutture nelle quali le donne vengono detenute anche per pene lunghe. Io ho fatto qualche piccola esperienza, al di là della sala colloqui a cui noi avvocati e avvocate siamo destinati di solito, di ingresso all'interno
all'interno delle strutture carcerarie, insieme all'Unione Camere Penali, insieme a Nessuno Tocchi Caino. Ovviamente tutto ciò che si vede oltre la sala colloqui è terribile, è tutto anticostituzionale, impressionante, ma quello che si vede nelle sezioni femminili delle carceri costruite come maschili è davvero stupefacente, in senso negativo ovviamente. La mia ultima visita all'interno di una sezione femminile è di qualche anno fa, che è vero, ed era un inverno estremamente freddo. Ebbene, mentre la sezione maschile che ospitava la maggior parte dei detenuti era quella che, come dire, succhiava la maggior parte delle risorse a disposizione dell'istituto, la sezione femminile era quella che veniva in qualche modo abbandonata, tanto da arrivare in un inverno gelido, non come questo, estremamente peggiore, a non dare proprio alle donne che per ragioni fisiologiche, ritengo, ne hanno bisogno, forse anche più di quanto ne abbiano bisogno le persone di sesso maschile, l'acqua calda. Quindi le donne, anche quelle con il ciclo mestruale in corso, avevano la possibilità di lavarsi soltanto quando dalla sezione maschile si arrivava con i pentoloni classici dell'acqua calda per poter consentire a queste nostre sorelle di potersi lavare senza abbrutirsi, insomma, nel corso dei periodi fisiologici delle donne. Ma questo è soltanto un esempio. Il problema quindi delle donne è che nell'essere minoranza all'interno del carcere maschile vengono molto spesso escluse, quasi sempre anzi, escluse anche dalle attività trattamentali, che poi sarebbero le attività connesse direttamente con l'unica funzione costituzionale del carcere, che sarebbe quella della risocializzazione, perché ovviamente le carceri hanno come loro scopo organizzativo, direi insuperabile, quello di non far incontrare persone di sesso maschile e persone di sesso femminile, così di fatto negli istituti, tra virgolette, misti, creando un ghetto per le donne che quando in un carcere finiscono per trovarsi il numero di 3 o di 10 rispetto a una popolazione carceraria estremamente più ampia, sono escluse da tutte le attività lavorative e trattamentali, quindi di risocializzazione. A questo poi, come dire, l'impianto fondamentalmente sessista, comunque patriarcale della società in cui viviamo, e quindi anche dell'ordinamento giuridico in cui ci troviamo ad operare, di solito affida alle donne, quando si tratta di attività lavorative, di attività trattamentali risocializzanti in qualche modo, sempre solo attività connesse all'attività di cura. Ancora una volta, come dire, ripetendo all'interno del carcere quelle che sono le diseguaglianze che all'esterno cerchiamo in qualche modo culturalmente, con iniziative, con attività, con le nostre lotte, di far venire meno. Tutto questo all'interno del carcere è estremamente più complesso. Sappiamo che tutti abbiamo a che fare con le istituzioni totali e sappiamo quanto sia difficile incidere anche da legale, anche da avvocata sull'idea che la donna all'interno di una struttura come questa, ecco, come lavoro della cucina oppure come attività tra o lavoretti di questo tipo. Che diceva bene chi mi ha preceduto, guardiamo quello che succede dentro casa nostra, non è tarato sulla salute degli uomini e delle donne, ma è tarato essenzialmente sulla salute degli uomini. Quindi tutto ciò che sia specificamente connesso al corpo delle donne nelle carceri diventa assolutamente un'eccezione, diventa rarissimo. Leggevo per esempio, sempre nel rapporto antico, e ovviamente io questo devo leggere perché non è per almeno dei servizi degli istituti visitati, soltanto il 60% disponeva di servizi di psicologia e soltanto il 21% disponeva di servizio di riferisce. Mi prego di segnalare quanto sia complesso all'interno delle carceri
persone di sesso femminile accedere a come dire, strumenti sanitari che sono indispensabili, come quello dell'interruzione della gravidanza. Ed è stato molto, come dire, chiacchierato, ripetuto, il caso di un magistrato di sorveglianza che di recente, per ragioni religiose e a facendo obiezione di coscienza, che ha scritto all'interno della sua ordinanza, ha negato a una delle denunce ovviamente il diritto all'interruzione della gravidanza, ottenendo queste delle cose più rare che accade nell'ordinamento giudiziario, una sanzione disciplinare pure quando incorrono in cose di questo tipo. Per quanto riguarda poi le donne e i bambini in carcere, ecco, mi soffermo un attimo perché è sintomatico anche questo. La maternità del carcere forse rispetto alla condizione delle donne è il campo più tutelato, con tutti i difetti estremi della struttura delle carceri italiane, che non contengono strutture che possano consentire ovviamente dei danni inevitabili, così piccoli che crescono all'interno delle carceri, ma anche questa particolare attenzione che è data alla maternità non è tratta alla donna in quanto detenuta, è data nell'interesse del minore. Ora, nell'idea di contestare che si faccia l'interesse del minore, ma ancora una volta denota un punto di vista la donna è minus, per poi non toccare l'argomento ancora più difficile, che è quello delle persone transgender o persone con orientamento sessuale diverso, diciamo, dall'uomo maschile, che si vengano poi a trovare all'interno di strutture maschili con le conseguenze diciamo, che possiamo anche immaginare. Quindi che cosa voglio dire con questo? L'esperienza del Covid ci ha dato Valentina, un minuto ti devi avere al nostro fine. Chiedo scusa, ho quasi finito, prendo soltanto un minuto ancora. L'esperienza ci ha dato una strada. Col Covid-19 molte donne, specialmente donne con figli, sono state ammesse in maniera diciamo diversa, più consistente rispetto al solito, a misure alternative alla detenzione. Ecco, se non riusciamo anche in questa idea insomma, di ricostruire una forma di centro di lotta, di espressione di pensiero, a cambiare radicalmente il carcere, però dobbiamo porre attenzione alle donne, dobbiamo porre anche l'attenzione al suggerire una possibile via d'uscita da questa ghettizzazione ulteriore che già come dire, conseguenza del carcere insieme, ma per le donne diventa ancora più complesso e ancora meno risocializzante di quanto possa accadere per gli uomini. Teniamo presente che le donne in percentuale rispetto agli uomini sono estremamente di meno, e questo perché i reati commessi dalle donne sono reati molto più collegati al bisogno, ecco, che non alla violenza. E forse oltre ad indicare la strada delle misure alternative, noi dovremmo cercare anche di indicare la strada di una sorta di prevenzione di questo tipo di reati, visto che la presenza delle sentenze femminili in carcere è legata essenzialmente a questo. Io non so se ho preso tutti i 10 minuti che mi sono concessi, l'argomento è veramente molto ampio e pesante perché specialmente è concettuale. Però ricordiamoci sempre questo, il carcere, che è già l'istituzione che conosciamo, è pensato esclusivamente al maschile. Per le donne il carcere è un inferno ancora peggiore. Quindi io voglio lasciare davvero un forte spunto sulla riflessione del genere sessuale nelle istituzioni totali. Grazie. Grazie a te Valentina per questo importante intervento. Chiamo ora qui Riccardo Curreli, responsabile della REMS di Capoterra. Vieni qui Riccardo. Tu stai vicino a me, sì. Già. Eccoci.
sembra superfluo, ma non lo è per niente, ringraziare Gisella, perché io ricordo bene un incontro del novembre del 19, ed è stata l'ultima volta in cui ho avuto la sensazione di partecipare a un avvenimento assembleare simile a quello di oggi. Ho la sensazione che incontrarci di nuovo oggi significa che qualcosa stia ripartendo, e questo ovviamente mi rende molto contento e anche particolarmente grato a chi ha organizzato l'evento. Si è parlato oggi molto di REMS, se ne parla spesso. Che cosa sono le REMS? Lo si è detto. Vorrei dire due cose che in qualche modo sono state accennate. È davvero un momento di bilancio questo, un momento di bilancio forse perché arriva dopo una fase di stasi molto lunga, ed è un momento di bilancio perché le REMS sono aperte da 7 anni. Io sono stato chiamato a far parte del progetto di apertura delle REMS esattamente 8 anni fa, era dicembre del 2014. E 8 anni sono un tempo sicuramente sufficiente per fare un bilancio. Questo bilancio è un bilancio che ha, a mio avviso, sono uno che ci lavora appunto dentro da 8 anni, è un bilancio che ha sicuramente degli aspetti positivi. Lo dico brevemente, però mi sembra un aspetto veramente importante, perché costituisce quella parte ideale che permette a tutti gli operatori della REMS di continuare a reggere un peso non indifferente. L'apertura delle REMS, che come correttamente è stato detto non sono un sostituto dell'OPG, ma sono una parte, è una parte del lentissimo processo di avvicinamento dei cittadini al dettato costituzionale. Questo processo è lentissimo. Adesso qualcuno che mi ha preceduto ha detto non starò a citare gli articoli della Costituzione, ma gli articoli della Costituzione sono importanti. L'articolo 32 dice che la salute è un diritto per tutti i cittadini e che i cittadini sono tutti equidistanti di fronte a questo diritto. Ora, sapete benissimo che in Italia esistevano tutta una serie di zolle in cui questo non era vero. Gli ospedali psichiatrici civili, prima di tutto, avevano un'assistenza separata. Da Giovanna Del Giudice, che è qui accanto a me, ho imparato una cosa che non sapevo, che i medici e gli infermieri degli ospedali psichiatrici civili venivano pagati meno dei loro omologhi degli ospedali civili, diciamo generali. E questo la dice lunga sulla differenza della vicinanza a quel diritto di salute sancito dalla Costituzione. Altro aspetto, altra zolla fondamentale erano le carceri. Fino al 1998 sappiamo tutti che le carceri non usufruivano di un sistema sanitario che era differente dal sistema sanitario nazionale. Sistema sanitario nazionale che a sua volta, come sapete tutti, istituito nel 1978, insomma è coevo della legge 180, fa una cosa semplicissima, dice effettivamente i cittadini sono tutti uguali di fronte al diritto di salute. Detto così sembra una cosa banalissima. Penso che alcuni di voi ricordino che prima del Servizio Sanitario Nazionale esistevano le mutue. Forse pochi ricordano che andare in farmacia era un luogo in cui i farmaci avevano un costo diverso a seconda della cassa mutua alla quale si apparteneva. Cioè niente di più lontano dalla equidistanza al diritto di salute. Ultima zolla, la più lenta, questo dice quanto è lungo questo processo di avvicinamento ai diritti sanciti dalla Costituzione, ultima zolla in cui i servizi di salute i diritti di salute erano gestiti in maniera diversa rispetto al dettato costituzionale erano gli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi averli chiusi, avere creato delle strutture che hanno un intento differente, una realtà differente, è senz'altro un momento molto alto dal punto di vista della cultura giuridica del nostro Paese e dal punto di vista della cultura sanitaria. Detti questi, che sono gli aspetti positivi, ai quali bisogna aggiungere il fatto che comunque la legge 8114 parla di un criterio di territorialità. Vi ricordo che gli ospedali psichiatrici giudiziari erano 5 e mezzo, uno era già in chiusura nel 2015 quando gli OPG sono stati chiusi.
Questo significava che sistematicamente le persone provenienti da una regione venivano sradicate dal proprio contesto di vita e portate in un'altra regione. La Sardegna era una di queste. La Sardegna non aveva OPG e gli abitanti, i cittadini della Sardegna che avevano questa situazione, questa necessità di ricovero in OPG, venivano portati in altre regioni. Quindi il criterio fondamentale della legge 8114 è il criterio di territorialità. L'altro criterio fondamentale, è stato citato oggi più volte, è che la permanenza, la durata del ricovero nella REMS ha un limite. E questo mi sembra, come dire, una rivoluzione così grande, è stata definita anche gentile, io non la trovo gentile perché mi sembra una rivoluzione così grande che non c'è bisogno di aggiungerci altre parole. Accanto a questi, che mi sembrano elementi estremamente positivi e sui quali insomma, per approfondirli ci vorrebbe veramente tanto altro tempo, ci sono degli elementi che dopo 8 anni che lavoro in questa realtà a me personalmente non piacciono veramente per niente. Il primo aspetto che non mi piace è che secondo me questa legge, sotto alcuni aspetti, se la si guarda da un certo punto di vista, ha un impianto di tipo positivistico, ottocentesco, direi proprio organicistico. Per spiegare meglio quello che intendo, faccio esempio. Nella REMS devono essere presenti un certo numero di medici, un certo numero 3, un certo numero di infermieri 12, un certo numero di OS 6. Deve essere presente uno psicologo e un tecnico dell'abilitazione. Io mi chiedo come si possa concepire un percorso di riabilitazione in un contesto come questo, cioè in cui sono presenti 3 medici psichiatri. A me sembra inconcepibile e la dice lunga sull'errore che è stato fatto alla radice su come è stata pensata la legge. Sicuramente, ripeto, un passo avanti rispetto alle realtà precedenti, però è un'impostazione che secondo me è gravemente errata e la dice veramente lunga su come possono essere impostati in un contesto di questo genere i percorsi di riabilitazione. La patologia mentale è un fatto medico, deve essere affrontata da medici che la possono affrontare come si affrontano le medicine. Mi sembra, cioè, quindi, come dire, è un fatto biologico. Allora, la patologia mentale è tutt'altro che un fatto solo biologico e non è certo questo il caso di discutere il perché e il per come. L'altro aspetto che io trovo veramente complicato, discutibile, è il fatto che la legge 8114 ha riportato agli operatori di salute mentale ad un compito di custodia di cui speravamo di esserci liberati con Basaglia e con la legge 180 assorbita nella 833. Allora, è una cosa molto grave. In questo momento, e ormai da anni, noi stiamo assistendo a una pressione fortissima esercitata dall'autorità giudiziaria perché questo compito di custodia nei confronti dei portatori di un problema di salute mentale sia assunto dal personale sanitario senza che abbiamo, non so come dire, la possibilità di interloquire in una maniera approfondita e seria. Le due istituzioni in questo momento, secondo me, nonostante siano stati fatti dei tentativi ad altissimo livello, tra i quali ne sono anche orgoglioso, la nostra REMS è stata chiamata a partecipare, ecco, non sembra in questo momento esserci, come dire, la possibilità di un rimedio, anche perché la REMS, da questo punto di vista, ha finito per costituire un grimaldello, cioè una modalità attraverso la quale l'autorità giudiziaria sta chiedendo non soltanto agli operatori della REMS, che non sono i custodi dei pazienti ricoverati nella REMS, perché noi siamo operatori sanitari, non siamo, come dire, appartenenti alle forze dell'ordine, non siamo magistrati. Sta chiedendo, con un fenomeno che si sta allargando a macchia d'olio, a tutte le strutture della salute mentale questo compito di assistenza, alle comunità di custodia, alle comunità terapeutiche, ai centri di salute mentale, ai SERD. È un fenomeno che si sta estendendo a macchia d'olio. Bisognerà veramente che si rifletta su questo e che si trovi il modo di incontrarsi in modo paritetico tra queste due istituzioni, le istituzioni di salute e le istituzioni della giustizia, perché questo nodo venga affrontato in maniera molto, molto, molto seria. Io non ho studiato per fare il carceriere, non lavoro per fare il carceriere, faccio altre cose. Dico soltanto quest'altra cosa in conclusione. Non mancano gli aspetti positivi, però, anche all'interno di queste contraddizioni. Io mi confronto, a parte quotidianamente, con tutti i collaboratori con i quali ho la fortuna di lavorare, ma mi confronto anche con i colleghi che lavorano nelle altre REMS. Un inciso, Giovanna De Giudice ha fatto prima
riferimento molto interessante come dire, preposti alla cura della salute mentale e anche i problemi giudiziari. Ritorno al discorso che stavo facendo prima e chiudo, però in questa situazione fortemente contraddittoria esistono degli elementi positivi. Mi sembra che, come ho detto prima, confrontandomi con i colleghi con cui lavoro tutti i giorni e confrontandomi con i colleghi che lavorano nelle altre 33 REMS che sono aperte in Italia e che accolgono, come abbiamo detto prima, 700 persone, stiano nascendo degli anticorpi, cioè sempre più diffusamente avverto nei colleghi che fanno lo stesso lavoro il fastidio di vivere questa situazione, l'insofferenza di vivere questa situazione. Non siamo carcerieri, il nostro lavoro non è quello di essere carcerieri, noi non siamo i custodi da questo punto di vista dei nostri pazienti, noi abbiamo delle responsabilità sanitarie. Vorrei che fosse molto chiaro. Ovviamente dietro questa idea c'è tutta un'idea della REMS. La REMS funziona se è una REMS aperta, non può non funzionare. Se io non sono un carceriere è ovvio che faccio un altro lavoro. Se il mio lavoro non è quello di chiudere e custodire, il mio lavoro è quello di aprire le porte. Le REMS funzionano se sono aperte, questo è evidente. Un dato, è un dato che condivido con tutto il territorio nazionale, quindi non è che me ne faccio un vanto per la Regione Sardegna. In state 1500 uscite dalla REMS, cioè i pazienti sono usciti dalla REMS 1500 volte. Se voi togliete i sabati e le domeniche, che per una questione organizzativa sono giorni in cui raramente si esce, vuol dire che i pazienti escono dalla REMS un giorno sì e un giorno no. Ecco, di questo siamo molto contenti. Secondo noi i pazienti quando escono dalla REMS stanno meglio e mi permetto di dire, lo dico anche perché è presente un carissimo collaboratore che lavora con me tutti i giorni nella REMS, quindi mi permetto di dirlo a nome suo e di tutti gli altri collaboratori, ma lo dico per me, non è che stanno meglio i pazienti, sto meglio io, devo dirvi la verità, sto meglio io a lavorare così. Detto questo, vi ringrazio moltissimo e ringrazio ancora Gisella. Grazie Riccardo. Allora, ora do la parola a Franco Corleone, già commissario per la chiusura degli OPG, oggi membro dell'organismo di coordinamento per il superamento degli OPG e garante delle persone private della libertà del carcere di Udine. Franco, ci sei? Sì, ci sono. Grazie, ti do la parola. Grazie di questo invito, grazie a Gabriella Trincas. Mi spiace non essere a Cagliari e REMS che non ho conosciuto è quella di Capoterra e quindi spero in futuro prossimo di riparare a questa doppia mancanza. Il tema a cui siamo chiamati mi spiego questioni, quella del carcere e quella delle REMS, però sulle REMS mi pare che è stato detto molto fuori della presenza delle ricordo che io in uno scritto ho ripreso una frase delle detenute di Lecce che diceva: il carcere non è fatto per le donne. Invito a leggere i 2 volumi curati scritti da Grazia Zuffa e Susanna Ronconi, Recluse e la prigione delle donne, dove è affrontato a fondo
questa tematica, questa questione non banale, proprio sulla caratteristica della detenzione femminile, sulla diversità certamente, ma voglio aggiungere che in qualche modo dobbiamo essere soddisfatti di una percentuale così bassa di detenzione femminile, mentre, se non ricordo male, ma qui c'è sicuramente chi mi può correggere, nei manicomi civili, diciamo così, il numero delle donne era molto, molto alto rispetto alla popolazione maschile. Probabilmente perché l'istituzione manicomiale aveva un compito di punizione dei comportamenti, degli atteggiamenti delle donne, e quindi c'era questa presenza che forse arrivava a quasi la metà, se non ricordo male, se non sbaglio. Quindi a partire da questa presenza così limitata delle donne in carcere occorre pensare non a fare generiche lamentazioni. Credo che bisognerebbe trovare le proposte per costruire delle alternative al carcere per queste persone, che sono, mi pare, in un numero appunto sulle 2000 persone, quindi sarebbe possibile immaginare dei luoghi diversi anche in relazione ai reati compiuti. Chiusa questa parentesi, devo dire che io sono garante a Udine in questo momento e ancora per un po' di tempo, ed è un momento difficile perché in Italia ci sono stati 79 suicidi e uno degli ultimi è stato proprio a Udine, un giovane detenuto di 22 anni, in realtà ancora in attesa di processo, che ha compiuto questo atto che rappresenta una tragedia per tutti. L'anno in corso costituisce veramente un anno orribile per il numero dei suicidi, 79 che non sono mai accaduti neppure, credo, quando i detenuti erano il numero maggiore di quello di oggi. Bisogna, ovviamente i suicidi meritano rispetto, non si possono considerare a peso, ma rispettare la vita e la morte delle persone individualmente. E però bisogna comprendere che forse c'è comunque qualche elemento che spinge a questa decisione. Alcuni appena entrati in carcere, alcuni nel momento in cui stanno per uscire avendo finito la pena. Io penso che sia una condizione che pesa molto per le condizioni di vita, senza speranza in carcere, senza speranza fuori dal carcere. E quindi i 2 anni di pandemia, in cui proprio c'è stata la chiusura di tutte le attività, i colloqui, la scuola, i corsi professionali, insomma una difficoltà
così enorme, cioè perché già una struttura chiusa è diventata impermeabile in tutti i sensi, ha prodotto probabilmente una minore resistenza, e il clima all'interno delle carceri non è buono proprio per queste ragioni di mancanza di prospettive. Le questioni, ovviamente, quando ci sono i suicidi si pensa sempre che siano persone che abbiano dei problemi di salute mentale, non è così, e però il problema della salute mentale assieme al diritto alla salute, in termini complessivi, sono due punti delicatissimi del carcere, che oltretutto non dipendono dall'istituzione carceraria, ma dal Servizio Sanitario Nazionale e regionale. E quindi quello che non funziona, ci sono proteste, segnalazioni sul fatto che non funzioni la sanità e sia in pericolo il diritto alla salute, è rivolto proprio a un'istituzione che, essendo diversa dall'amministrazione penitenziaria, dovrebbe invece garantire maggiormente questi diritti. Cos'è che non funziona? Questo mi pare che sia un punto che dovremmo approfondire seriamente. Io penso che il problema del servizio sanitario in carcere non ha compreso la sua necessità di autonomia e di non essere subalterno. È vero che in carcere ci sono un certo numero di persone, non voglio dire quantificare, ma insomma bastano anche poche persone che non sono soggetti psichiatrici, ma hanno dei disturbi di comportamento, di relazione, di atteggiamenti di violenza soprattutto verso le cose, l'arredamento della cella, eccetera, verso i quali l'amministrazione penitenziaria, per fortuna, molto spesso non adotta risposte violente, ma la risposta che viene poi presa è quella di mettere queste persone in una cella isolata, di isolamento. E questo è il massimo che può fare l'amministrazione penitenziaria, che fa l'amministrazione penitenziaria. Invece la necessità l'amministrazione penitenziaria lamenta questa situazione, alcuni in maniera impropria dicono che bisognerebbe mettere queste persone in REMS, facendo insomma un errore clamoroso di destinazione, ma perché? Perché rimpiangono quando esisteva l'OPG, perché queste persone andavano in osservazione per 30 giorni in OPG e poi magari ci rimanevano per un tempo molto più lungo. Cioè c'era l'OPG ed era un canale perché il carcere non avesse persone che davano problemi. Ora questo canale non c'è più e allora bisogna non lasciare l'amministrazione penitenziaria a immaginare soluzioni non adatte, ma invece bisogna pensare seriamente l'utilizzo di misure alternative per una detenzione che si faccia in un luogo diverso dal carcere. È così possibile?
io penso che sia invece l'unica strada, da una parte terapeutica per quello che è possibile, dall'altra perché il carcere non venga gestito in qualche modo in stato di emergenza. Detto questo, noi abbiamo sì il sovraffollamento che nessuno ha il coraggio di dire, che lo diciamo ogni anno nel libro bianco della Società della Ragione e delle altre associazioni che costruiscono questo documento, e ormai i dati sono consolidati. Il 30% delle presenze in carcere per violazione dell'articolo 73 della legge sulle droghe o antidroga, e per detenzione e piccolo spaccio delle sostanze. E poi ci sono i detenuti classificati come tossicodipendenti che stanno in carcere, anche se a parole anche i proibizionisti hanno sempre detto e dicono che non dovrebbero stare in carcere, ma in realtà ci sono. Noi abbiamo fatto simulazioni: se non ci fossero in carcere le persone per la violazione dell'articolo 73 e quelli classificati tossicodipendenti, noi non solo non avremmo il sovraffollamento, ma avremmo una grande disponibilità di spazi. Franco, un minuto. Sì, mi avvio alla conclusione. C'è anche questa questione che voglio porre. Noi abbiamo istituti, non misure alternative, ma istituti nuovi come la messa alla prova, che riscuotono il rischio che io vedo è che si crei una grande disparità fra le persone che hanno fortuna e sono perché hanno un avvocato, un'associazione, un progetto e che vanno in MAP, e quelli che vanno in carcere. Quelli che vanno in MAP si sente? Si è bloccato. Si è bloccato dal suo PC, perché qui non so. Franco. Si è scollegato? E in sala Paolo Mocci? Incomincia ad accomodarti qua, scusa, poi ti presento. All'università il candidato si comincia da accomodare. Come all'esame di università, il candidato si comincia da accomodare. No, però il ruolo invertito. Sì, no, normale. Andiamo avanti. Ma è uscito Franco? No, adesso si è scollegato da qui, si è scollegato tutto, sì. Quindi dobbiamo rientrare. Ecco, siccome siamo un po' stretti con i tempi, intanto presento Paolo Mocci, presidente regionale Conferenza Volontariato e Giustizia Sardegna e anche garante delle persone private della libertà. Stanno? Del comune di Stano, sì. Questo per un po' non allungare troppi tempi, siamo verso la chiusura dell'incontro.
Mancava mezzo minuto al suo all'intervento di Corleone. Alla fine. Sì, no, il problema è che mi pare che non ci sentano, no? Questo è il problema, che siamo scollegati da remoto. Così, Aspetta, perché cerchiamo di altrimenti iniziamo. Dai, andiamo. Sì, allora io do intanto la parola a Paolo. Scusami se c'è stata una presentazione così. No, assolutamente. Buonasera, ringrazio per l'invito. Occasioni del genere dovrebbero essere più numerose, ma in Sardegna purtroppo occasioni del genere sono difficili da organizzare, anzi vedo che oggi ci sono anche parecchie persone interessate, ma spesso capita che di queste tematiche, come nel mio caso il carcere, è difficile parlarne perché non si trovano interlocutori, sia di coloro i quali ne vogliono parlare e sia di persone che ne vogliono ascoltare. Anche perché spesso è capitato, io sono garante da 7 anni, sono al secondo mandato, almeno rinnovato il secondo mandato del Comune di Oristano, la prima attraverso l'associazione di volontariato e quant'altro, e poi la mia professione comunque sia mi ha sempre portato a studiare di carcere, essendo avvocato. La mia esperienza all'estero mi ha portato anche a conoscere realtà differenti da quella nazionale, da quella italiana. Il problema, parlando anche con alcuni miei colleghi e con i miei professori di università, spesso è capitato che mi hanno detto: tu sai ancora voglia di parlare di carcere? E ho fatto: non è che io ancora, perché ho ancora voglia di parlare di carcere. Noi abbiamo già parlato, non abbiamo mai trovato interlocutore. Tratta di carcere è la stanchezza, cioè il tuo eventuale interlocutore, che può essere l'amministrazione penitenziaria, l'amministrazione pubblica, regionale, locale, è che, come si dice in Sardegna, ti prende a stanchezza. E tu sì, tu vai avanti, tanto poi alla fine ti stancherai anche tu. Ed effettivamente la vittoria che spesso si concede, non che loro vincano, ma che si concede agli interlocutori di questo tipo, è proprio che alla fine non ne hai più voglia. Io ne ho ancora voglia per ora, e quindi oggi sono qua a parlare di carcere in Sardegna. Io sono in teoria, per il mio mandato istituzionale, di carcere in Sardegna come regione non ne dovrei parlare, perché è una materia per mandato istituzionale che dovrebbe parlarne il garante regionale. Quindi partiamo da questo punto. In Sardegna manca il garante regionale. Garante regionale delle persone private della libertà personale, c'è già la legge regionale che lo istituisce come figura, hanno anche già istituito l'ufficio, sicuramente molto bello, arredato con il divano in pelle, ma non hanno, per un capriccio politico, perché di questo si tratta, perché la politica o l'istituzione politica è capricciosa. È capricciosa perché non si mette d'accordo sulla persona a cui dare questo incarico, come se tu stessi dando un lecca-lecca a un bambino. E non che probabilmente devi trovare una persona che abbia una certa esperienza, abbia una certa preparazione, sia già all'interno dell'istituzione carceraria, dell'amministrazione detentiva, dell'amministrazione della giustizia. Cioè che l'amministratore della giustizia veda già in quella persona un interlocutore, riconosca in lui delle qualità che gli permettano di essere interlocutore dell'amministrazione penitenziaria. Perché parlo in questo senso? Parlo in questo senso perché anni fa partecipai a un incontro con il vecchio capo del DAP, e il capo del DAP mi disse proprio questo: in Sardegna noi assolutamente siamo disponibili a parlare, stiamo cercando in tutti i modi come amministrazione della giustizia, di giustizia in Sardegna, di carcere in Sardegna, ma non troviamo un interlocutore. Siamo noi garanti locali. Ho detto sì, no, ma noi riconosciamo che noi sappiamo che voi esistite come entità, ma non vi riconosciamo come interlocutore.
noi abbiamo bisogno di un interlocutore più alto, di rango più elevato, quindi hanno bisogno di un garante regionale. Se lei riesce a far nominare un garante regionale, noi parleremo con la Sardegna come carcere. Poi ci sono le varie istituzioni, le varie persone che in carcere comunque interloquiscono con l'amministrazione. Qui abbiamo Donetta Recanavera, che è forse una delle poche persone che in Sardegna riesce a parlare a tutte le istituzioni politiche, tra virgolette, anche se il garante non dovrebbe essere politico, ma comunque avete capito, come amministrazione, è difficile trovare un rapporto, riuscire ad aprire un dialogo. E perché cosa sarebbe questo dialogo, aprire questo dialogo con l'amministrazione? Quantomeno per far capire che in Sardegna la situazione, la gestione delle carceri in Sardegna è fallimentare. E quando parlo di fallimento, proprio parlo di fallimento economico, cioè anche da un punto di vista economico, cioè fallimentare, perché se tu hai aperto un'attività che è di recupero, come è previsto dalla Costituzione e come è previsto dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, e quindi per fare questo tu investi del denaro, e tu questo denaro lo stai buttando, perché se poi non c'hai un tornaconto, perché non c'hai un recupero, non hai un trattamento, è evidente che questa azione è fallimentare. Quando le persone che lavorano all'interno e che dovrebbero essere i soggetti preposti al trattamento, alla rieducazione del detenuto, sono loro le prime a dire: noi non abbiamo i mezzi per poter rieducare, non abbiamo risorse per poter lavorare, è chiaro che è fallimentare. Si parlava di salute, giusto, perché altrimenti, anche perché una cosa che ho chiesto e che spesso capita tra noi colleghi caranti è ti hanno invitato a parlare di carcere. Parlare di carcere. E di che cosa di carcere? Quale aspetto del carcere dovremmo trattare? Perché parlare di carcere è veramente una tematica ampissima, perché si parla di salute psichiatrica, salute psicologica, salute fisica, di rapporti di lavoro, di contratti, perché ci sono anche persone che lavorano, perché le carceri sono paesi, chiuse dentro le mura, ma che comunque queste mura non sono impermeabili, ma sono permeabili, c'è un continuo via vai di gente che lavora dentro, quindi parlare di un'istituzione chiusa a carcere è molto onirica come figura, ma non è così. E parliamo di salute. E la salute, il problema della salute in Sardegna nasce, credo, per mia lettura quantomeno della situazione della salute in carcere, nasce dal momento in cui la Regione Sardegna non comprende che la sanità penitenziaria è una costola della sanità pubblica. Non vede il detenuto come un individuo che è a carico del servizio sanitario nazionale, regionale, locale. Non riesce a comprendere che quella persona ha gli stessi diritti al trattamento sanitario di una persona libera. Certo, noi poi parliamo in Sardegna di sanità, perché abbiamo sanità in Sardegna, quindi spesso capita di doverlo dire ai detenuti. Guardate che alcuni di voi hanno possibilità di avere un trattamento sanitario migliore di tanti altri, e purtroppo è la realtà. Da garante dico per fortuna, da cittadino dico purtroppo, perché è vero. Da un punto di vista sanitario, allora, l'ultima volta che sono stato a un corso di aggiornamento, diciamo, che vengono fatti dall'ufficio del Garante Nazionale, il Garante Nazionale aveva parlato di problemi legati alla salute del detenuto. Cioè il detenuto ha una salute differente da una persona libera, ha patologie proprie del detenuto, che sono legate alla detenzione, cioè alla vita in carcere. La vista, mi sembra di aver, arrivo al punto, e spesso capita che queste malattie siano malattie di difesa, cioè la vista
hanno problemi di vista perché da uno sguardo lungo diventa sguardo corto, perché non hanno più la percezione della dimensione lunga. E quindi vedono poco. Sentono poco perché i rumori che sentono sono sempre legati a un'emozione di paura. La percezione tattile va a scemare perché determinate cose loro non le toccano più, a parte che non possono toccare determinate cose, perché non possono avere la possibilità di avere contatto con determinate cose. Non parliamo della sessualità perché lì apriremo un altro campo ancora più vasto. E tutte queste difficoltà di percezione, l'olfatto va a scemare grandemente, perché l'odore di un carcere è pregnante, è intenso, è sempre quello. Quindi io credo alla fine che sia la vista che va a diminuire, sia l'udito che va a diminuire, l'olfatto, sono tutti di difesa, perché non vogliono vedere quello che c'è in carcere, non vogliono sentire i rumori del carcere, non vogliono toccare ciò che è il carcere, si chiudono dentro una loro individualità, dentro una nuova sensorialità, che va chiaramente poi sicuramente a discapito del corpo, della salute del fisico del detenuto stesso. Chiaramente questo cosa va a incidere? Va a incidere poi sulla personalità, quindi poi dovrei toccare delle tematiche che credo che non possono essere toccate da me, perché c'è appunto il dirigente della REMS che potrebbe insegnare a noi, e a me sicuramente, tutti i disturbi della personalità che sono legati alla detenzione, perché si parla di REMS, abbiamo parlato di REMS, quindi abbiamo parlato di una situazione di patologia psichiatrica precedente alla detenzione, che poi non è detenzione, quella è il REMS, comunque non si può parlare di detenzione in REMS. C'è un altro tipo di procedimento per cui si arriva alla REMS. E sono patologie proprie, psichiatriche proprie del detenuto, cioè la persona magari entra sana psichiatricamente, ma si ammala dentro il carcere. Quindi c'è anche un problema proprio di assistenza sanitaria di coloro i quali si ammalano di patologie, di sindromi che sono proprie e causate dalla detenzione in carcere. Spesso si parla di varie sindromi e spesso si usano queste sindromi o comunque sia questa lettura delle sofferenze psichiatriche e psicologiche del detenuto per giustificare atti come il suicidio, semplicisticamente. Mi soffermo solo un aspetto, proprio per tornare a un discorso di scarso interesse da parte della Regione Sardegna riguardo al carcere, il protocollo di prevenzione per gli eventi suicidari, che è stato sottoscritto ad aprile in Sardegna, dopo anni di dura lotta da parte mia e dei miei colleghi sardi per la sottoscrizione di questo protocollo. Questo protocollo è stato firmato, è stato pubblicato senza neanche dirlo alle persone interessate che questo protocollo veniva sottoscritto, perché il provveditorato ha mandato questa copia all'assessorato. L'assessorato, senza dire va bene, va male, l'ha pubblicato sul Buras e esecutivo. Ma tutte le persone che dovevano essere coinvolte nella confezione di questo protocollo non sono mai state interessate, tra cui per esempio il Tribunale di Sorveglianza. Io credo che il Tribunale di Sorveglianza debba essere interessato di una situazione del genere. Esistono varie istituzioni, tra cui anche l'Osservatorio sulla sanità penitenziaria, che da quando è stato creato non si è mai riunito, ed è colui il quale ed è l'organismo al quale gli eventi suicidari dovrebbero essere a cui dovrebbe essere consegnato un report sugli eventi suicidari in Sardegna, e non l'hanno mai, penso che non esista. Quindi diciamo che, continuo a dire, termino, la situazione in Sardegna è fortemente
abbandonata a se stessa, e per abbandonata a se stessa dico nel senso che è abbandonata all'amministrazione della giustizia, cosa che non dovrebbe essere solo dell'amministrazione della giustizia. Grazie. Grazie Paolo. Scusandomi con Franco, ma abbiamo avuto un problema, anche con Leone, ma abbiamo avuto un problema di connessione. Ti chiederei se vuoi finire, concludere il tuo intervento. Sì, grazie Giovanna. Solo per dire questo, che se vogliamo deprimerci potremmo fare l'elenco delle occasioni mancate e di tutte le riforme che non sono state realizzate. E però dobbiamo essere in realtà molto forti e determinati, perché il tempo che ci aspetta può essere molto pericoloso. È stata ripresentata in questa legislatura la proposta di legge costituzionale di modifica dell'articolo 27 della Costituzione, che è il fondamento di una cultura del carcere non come vendetta, ma come scommessa per il rientro nel circuito civile e sociale. Quindi con questa forse non che io speri molto, ma devo dire che la contraddizione che rappresenta il ministro Nordio avrà modo di esplicarsi presto e capiremo qual è il segno con cui dovremo confrontarci con rigore e fermezza. Vi ringrazio davvero. Grazie a te. Ecco, ci avviamo alla fine, ma abbiamo ancora 4 interventi. Prego i relatori che chiamerò di stare in 10 minuti perché dobbiamo lasciare la sala. Antonella Calcaterra, avvocata, Foro di Milano, attiva e vigile sulle questioni delle persone fragili che vivono nel carcere o nelle REMS. Antonella, ti avevo visto, ti ho perso? Sì, ci sono, mi sentite? Sì, perfetto, grazie. 10 minuti Antonella, scusa Farò. Sì, anche meno. Buonasera a tutti, grazie Gisella, grazie Giovanna. Meno perché così provo a darvi un po' un quadro che sto vivendo un momento brutto professionalmente e di grande fatica. Sto vivendo un momento brutto per la mancanza perenne di ascolto delle richieste e dei bisogni delle persone detenuti e delle persone che stanno fuori e per la mancanza appunto di un ascolto su una presa in carico che spesso è imputabile e addebitabile a una scarsità di risorse. Ma io dico che non è solo e sempre quello, perché a volte proprio c'è una mancanza di attenzione che noi sentiamo pesantemente e che sentono molto pesantemente le persone che subiscono restrizione e non godono delle cure di cui hanno bisogno. Lo vedo sia nei confronti delle persone che sono fuori dal carcere, che finiscono dentro il carcere troppo frequentemente perché quello è l'unico modo perché il servizio possa attivare una presa in carico nei loro confronti che diversamente non arriva prima e lo sento nei confronti delle persone che sono dentro, che non riescono ad avere e intraprendere la necessaria strada di cura che può essere, deve essere e dovrebbe essere oggetto di una misura di sicurezza possibilmente e preferibilmente non custodiale oppure che dovrebbe essere appunto declinata all'interno
all'interno di una detenzione domiciliare, così come ben riscritta dalla sentenza della Corte Costituzionale. È un dramma che viviamo e vivo quotidianamente, e viviamo e vivono come me le persone che si occupano di autori di reato che entrano nel circuito penale. È noto ormai, perché è salito ai valori delle cronache, lo strumento che si sta sempre più utilizzando, purtroppo, che è quello del ricorso ex articolo 39 alla CEDU, cioè si chiede alla Corte europea un rimedio, un intervento d'urgenza perché imponga all'Italia e agli organi che sono interessati, che dovrebbero effettuare la cura, di occuparsi della cura del paziente. La cosa piuttosto desolante, devo dire, è che quando arriva con una rapidità sorprendente l'ordine della Corte europea dopo un'istruttoria che dura di solito una settimana, non di più, e lì tutti rispondono alla Corte europea, cioè non rispondono alle richieste dell'avvocato e dell'autorità giudiziaria che chiede aiuto per dare dignità di cura alle persone, e quando arriva l'ordine della Corte europea in maniera, come dire, sorprendentemente veloce si aprono le strade della cura alle persone che diversamente stanno illegalmente all'interno delle carceri. E questo non è un bel passaggio, perché evidentemente allora le possibilità ci sono ed evidentemente è solo un problema o di fatica, credo, anche da parte di tutti i servizi, perché le condizioni di servizio sappiamo quello che sono, di prendersi in carico delle persone. E però questo meccanismo è un meccanismo pericoloso, perché comporta intanto una serie di violazioni che poi devono essere in qualche modo anche retribuite e ripagate, e quindi costi aggiuntivi da parte del nostro Stato, che potrebbe ben impiegare risollevando i servizi con l'incremento di persone e di forze che sono sempre più necessarie, perché tra l'altro la tipologia dei pazienti e i numeri dei pazienti si presentano sempre più numerosi in questo momento storico. Un problema immenso stanno diventando la gestione dei giovani adulti, che sono numerosissimi all'interno delle carceri e rispetto alle quali i percorsi di cura sono veramente sempre molto faticosi. E allora, che dire, io quello che vi posso dire è che analizzando poi questi casi che ho portato in Corte europea, vedo che, ecco, per la verità la maggior parte sono stranieri, perché rispetto agli stranieri il problema è severissimo, cioè quello della individuazione di chi se ne occupa in un rimbalzo di competenza che è, diciamo, imbarazzante, per non dire altro. Vi dicevo, in questi casi stiamo parlando di persone che avevano commesso un tentato furto, di persone che avevano commesso una resistenza pubblica ufficiale, e modestissimi reati con possibilità evidente di possibilità di declinare la misura detentiva in misura differente, salvo l'inesistenza di un servizio che fosse, diciamo, capace di occuparsi. Però, ripeto, questo non è un rimedio che deve essere, diciamo, considerato come un rimedio auspicabile. Certo, è giusto che le persone che siano detenute illegalmente non stiano dentro il carcere, perché ritengo mio dovere di avvocato tutelare i diritti delle persone, in questo modo in quel momento sono diritti di cura, però si finisce, le persone naturalmente sono state inviate
nella famosa e contestata REMS, quella che è stata creata a Spezia, sperimentale, quindi lontano, allontanando le persone da, dei riferimenti. Questo capita anche naturalmente per gli italiani, perché si innesta una logica che è più volta a preoccuparsi del dove mettere le persone rispetto che al cosa fare, come occuparsi di questa persona. E questo è venire meno a quelli che sono i principi fondamentali della legge 81, che sono principi che sono ispirati proprio al prendersi cura delle persone da parte dei territori, da parte degli ambiti territoriali, sociali, dei familiari di riferimento, e invece oggi in questo quadro che ho rappresentato è un po' la preoccupazione del dove mettere le persone, spesso in luoghi che, come diceva anche prima Maria Grazia Giannichetta, sono luoghi comunitari e luoghi di esclusione sistematica dai territori di riferimento. Comunità dove peraltro le persone stazionano ad oltranza, nella impossibilità poi di rimetterli nei loro contesti relazionali per la scarsità delle risorse, dei servizi, che non hanno la possibilità di occuparsi delle persone in libertà vigilate territoriali, invece sono sempre, in qualche modo, inserite in libertà vigilate comunitarie. Occorre, sì, credo, e concludo, caldeggiare e riattivare, risollecitare le istituzioni rispetto a un sistema che va messo un po' a registro di nuovo, soprattutto per invogliare, risollevare e dare energie ai servizi dei quali non possiamo fare a meno, perché i dipartimenti di salute mentale io ritengo che debbano essere e debbano continuare a essere e debbano essere in futuro il punto focale di riferimento per la gestione dei pazienti che entrano nel circuito penale, ma con modalità non espulsive, ma con modalità di accoglienza nei territori, e solo in casi di stretta e inevitabile necessità con passaggi in luoghi paradetentivi o detentivi, quali sono le REMS o le comunità psichiatriche. Quindi io chiedo aiuto a tutti gli operatori, tutte le istituzioni, a tutti l'associazionismo che si è adoperato con grande attivismo in anni bellissimi, ho dei ricordi belli delle battaglie fatte, però è importante riprendere ed è importante ricominciare, proprio per non disperdere quanto di buono è stato costruito e non rischiare tempi peggiori che non sono neanche tanto remoti con la situazione attuale. Grazie Antonella. Ernesto Canavera non ha bisogno qui di nessuna presentazione, anche in tante altre parti d'Italia, comunità alla collina di Serdiano. Resiste. Guarda la gente che resiste qua. Resistere soprattutto, devo dirlo, a Giovanna, poverina, che è qui seduta da 2 ore, e a Gisella, che è l'anima di questo incontro. Le cose da dire sono tante. Devo dire che io sono abbastanza avanti negli anni, vecchio ancora no, ma è da 40 anni che mi occupo di carcere, da 40 anni. Ci sono anche finito dentro per 1 anno, senza commettere reati. Ho scelto, per capire come funziona il carcere, di fare 1 anno
il volontario nel carcere minorile di Quartuccio, pur essendo maggiorenne, mi hanno concesso dal Ministero di vivere dentro. In quel periodo insegnavo, avevo chiesto un anno di essere esonerato dall'insegnamento per stare dentro il carcere. E devo dire che è lì che ho conosciuto in modo più profondo che cos'è un carcere. Privazione di libertà, questo è quello che si dice. Privazione di dignità. Come si fa un essere umano a metterlo dentro un carcere? E io parlo soprattutto chiaramente di un minorenne, 14, 18 anni, adesso ci stanno fino a 25, se il reato è commesso da minorenne. E oggi a Quartuccio ne abbiamo ragazzi che hanno 22-23 anni che io combatto ma non riesco a tirarli fuori. Sì, hanno una condanna per omicidio, ma cosa aspettano a farli fuori? Eppure sono venuti in comunità in misura giornaliera tante volte. No, ma ancora. La cultura vincente è forcaiola, è galera e lo è spesso all'interno delle nostre istituzioni, del carcere e della magistratura. Ce ne sono, non si possono fare. E aspettiamo, qualcuno è venuto già 8 volte in permesso premio e adesso è già l'ora che deve diventare definitiva. No, aspettiamo. Allora, il problema grosso che mi pongo è un problema culturale. È vero che la contenzione fisica è prevista dalla legge, ma lì c'è una contenzione psicologica. E uno l'ha accennato, pensate solo all'affettività e alla sessualità a 14, 15, 16 anni. E io non posso dire tutto quello che ho visto dentro il carcere, perché io stavo sveglio durante la notte per capire come funziona un carcere di notte, quando che la guardia un po' sonnecchia e un po' si distrae. Cosa succede dentro le celle dove stanno 2 o 3 ragazzi? Ma ci pensate che situazione siamo di inciviltà ancora? Lo stiamo dicendo, lo stiamo proclamando da 40 anni, però non perdo la speranza perché qualcosa lentamente si modifica. Ci vuole la testardaggine di Gisella a rifare questi incontri, a parlare di queste cose. Però noi facciamo ancora di più azione culturale, perché la gente, secondo me, 70-80% è forcaiola, è galera. Allora bisogna fare qualcosa di più per far cambiare la mentalità alla gente. Io cosa faccio per cambiare questo? Faccio i conti. Quando dico quanto costa un ragazzo in carcere, quanto costa un ragazzo in misura alternativa in comunità, che vuol dire in carcere costano nel minorile 700 euro al giorno, in comunità costano 30 euro al giorno. Ah, se è così, ha ragione Donetta, meglio fuori. Ma meglio fuori anche per quello che avviene, perché chi entra in carcere ed esce dal carcere, 70% ritornano dentro. Qualsiasi istituzione chiuderebbe per fallimento se il 70% ritornano dentro. Nelle comunità, nella nostra, sono chiaro, io devo parlare bene della nostra, arriviamo al 4%, ma a livello nazionale sono il 10, anche il 12% di chi ricommette il reato. Questo vuol dire che la misura alternativa corrisponde veramente all'articolo 27 della Costituzione, perché non c'è la parola carcere. Quante volte lo devo ripetere? Non c'è carcere. Ma chi l'ha inventata questa parola? C'è in un altro passaggio della Costituzione. Ma l'articolo 27 dice che la pena deve tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale. Non avviene questo. Ma allora siamo ancora qui a fare che cosa? A cambiare la testa ai politici, a far crescere la cultura in chi ha delle responsabilità per attuare la Carta Costituzionale. Non sto dicendo io prete che devo attuare il Vangelo, no, non c'entra niente in questo caso. C'entra la nostra Carta Costituzionale, ma per questo bisogna muovere l'opinione pubblica. Quando si va a scegliere i nostri parlamentari, nella regione sarda, io ho tentato di combattere questo. Bene, su tutti i nostri regionali, 2 mi hanno detto sì, Donetta, hai ragione, bisogna fare cosa, ma gli altri del nostro consiglio regionale sono galera. E come fa quel prete a prendersi ragazzi che hanno commesso omicidio? Perché io ne ho avuto 12 per omicidio, per sequestro di persona. E come fa a prenderli? Perché non li lascia in galera? Devono stare lì. Non parliamo della situazione politica attuale. Cosa dice Salvini?
in galera, che muoiono in galera. A parte poi quelli del mare, se ne è parlato, quelli devono morire affondati nel mare, ma capite che livelli culturali siamo? Tutto qui. Io non ho altre testimonianze da darvi, che nonostante il mio impegno dobbiamo continuare a crescere, che non si fermi qui dentro e che chi ci sta ascoltando fuori, ma contagiamo il nostro familiare vicino di casa, il nostro collega a scuola, gli insegnanti, contagiare l'opinione pubblica, perché gradualmente, io non la conoscerò, mi mancano pochi anni alla morte, ma almeno i più giovani un giorno troveranno che queste situazioni cambiano, altrimenti la pazienza di Gisella a rifare questi incontri, me lo chiedo ogni volta, però continuiamo, resistiamo, non accendiamoci, però non usciamo da questo convegno tali e quali come siamo entrati stamattina, ma contagiamo le persone con le quali viviamo, con i quali lavoriamo, gli amici, i conoscenti, perché se non cambia l'opinione pubblica, il politico è su questo che deve incidere. Io ne ricordo un incontro con Padoa-Schioppa, che era ministro, sì, Tonet, parlavamo del carcere minorile, io sono anche d'accordo con lei, lui da ministro era d'accordo, ma io faccio ministro della società intera, la società intera vuole galera. Tu, ministro, devi riuscire a creare una cultura che diventi poi politica per cambiare questa situazione. Ci arriveremo con l'incontro di oggi, qualche passetto in avanti lo stiamo facendo. Grazie per la vostra pazienza. È veloce. Foro di Cagliari, avvocata Foro di Cagliari. Sarò brevissima io. Allora, buonasera a tutti e grazie insomma per l'invito e per permettermi di dare questo piccolo contributo. Tante cose sono state dette, può intervenire dopo Donetta, è sicuramente molto più impegnativo. Allora, carceri sovraffollate, legislazione che va modificata, integrata, possiamo dire tante cose. In realtà direi questo, che eventualmente le carceri effettivamente vanno riviste, soprattutto quando si parla di una detenzione di persone fragili. Il carcere rende le persone fragili. In maniera particolare se poi dopo parliamo però di persone che già entrano in un regime restrittivo che hanno problematiche a monte. Testimonianze diverse. Io per ragioni di lavoro mi confronto con il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Trani, Messina, e devo dire la verità, spesso e volentieri tentano di darmi qualche, come si dice, qualche bastonata in faccia. Ne cito un esempio fra tutti, quando per una ragazza che comunque ha un disturbo della personalità ho proprio citato, come diceva la collega, Corte di Giustizia Europea, per dire che c'è un'incompatibilità tra la detenzione di una persona con un disturbo, diciamo, a livello psichiatrico della personalità e il regime carcerario. Allora il magistrato di sorveglianza, in maniera molto furba, mi ha detto: va bene, noi la tradurremo in REMS questa persona, però non mi hanno dato ragione. Mi hanno semplicemente detto: tradurremo questa persona in REMS, punto, senza sì e senza ma. Dopodiché dico che solo il cielo sa quanto ci abbiamo messo per riportare la persona da dove era detenuta in Sardegna, e qua c'è il dottor Currelli che io insomma con cui mi confronto spesso e volentieri perché conosco bene la REMS di Capoterra. Devo dire questo, io non sono una persona, forse perché vive l'esperienza sarda, che condanna le REMS, nel senso che lo vedo comunque come un'opportunità in qualche modo per le persone che devono svincolarsi dal carcere e che diversamente rimarrebbero in carcere, perché non tutti i magistrati di sorveglianza sono disposti ad ascoltare un'opportunità diversa di vita per le persone, considerando due aspetti. Il primo, che comunque sono persone malate, e il secondo, che sono comunque persone che hanno commesso un reato.
Allora, se nel momento in cui scatta quel famoso articolo 88 che diceva lei, la persona viene tradotta in carcere, se gli va bene, appunto, viene tradotta in REMS, dopodiché finisce per stare eternamente in REMS. Cioè si traduce questo come una pena in bianco. Perché se io analizzo l'escursus di qualche giorno fa, dove perché la persona si è allontanata, non si può dire che questo coincida con il persistere della pericolosità sociale. Cioè, qual è il parametro attraverso il quale viene analizzata la pericolosità sociale, sulla base del quale viene considerata giustificata la misura di sicurezza? Non c'è, perché lasciate la discrezionalità del giudice, che arrivato a un certo punto gli ho detto suggeritemi qual è il criterio attraverso il quale voi mi permetterete di portare fuori dal carcere questa persona. Ditemelo voi, perché se non me lo dite voi, io combatto. È arrivato a un certo punto il magistrato mi ha detto: ma lei ha il coraggio di chiedermi di mettere fuori la persona dalla REMS? Sì che ce l'ho il coraggio, ho il dovere, perché quella persona lì dentro non ci fa niente. Non è questo lo strumento. Allora, com'è che in qualche modo noi ci stiamo sforzando con Gisella, con dottor Currelli, con i servizi di salute mentale di Cagliari, in qualche modo, cercando di fare un lavoro un po' interdisciplinare. Devo dire la verità, forse in maniera un po' anacronistica, perché quando io ho sollecitato un incontro multidisciplinare che comprendesse l'UEP, che comprendesse i servizi di salute mentale, che comprendesse l'ente locale, in qualche modo era quasi buffo, perché sembrava una riunione a scuola. Ce ne siamo usciti, ecco, anche qui condivido col pensiero della collega che parlava prima, un terreno un po' desolante, perché ti sembra di parlare un po' a vuoto. Con questo non significa che le persone che commettono un reato non debbano essere messe davanti alla loro responsabilità. Attenzione, io sono a che la persona venga messa davanti alla propria responsabilità, ma noi dobbiamo tenere in considerazione chi è il nostro interlocutore. Quindi con le persone, in questo caso, che hanno una disabilità di tipo psichiatrico, di tipo psicologico, sicuramente si verificano due aspetti: la recidività e quella che è poi l'episodio suicidiario. Questi sono gli elementi. Allora qui torno indietro e dico: se effettivamente devo dare valore a tutta quella legislazione che abbiamo, no? E la Carta Costituzionale, e i diritti dell'uomo, e la Corte di Giustizia, ha voglia. L'Italia ha il primato per la legislazione, tra testi unici e tutto ciò che ci circonda, a conoscerle, ad attuarle. Eventualmente allora utilizzerei un termine, se effettivamente vogliamo parlare non di integrazione, che è proprio brutta questa parola. Si integra un testo, si includono le persone, si fanno parte, ma cercando di capire un po' passo passo come va inserita la persona. Perché se io devo considerare che è pericolosa socialmente una persona che ha deciso di un momento di libertà, allora non siamo proprio messi bene. Ok? Cioè, la pericolosità sociale ha un indice specifico per essere determinato tale. Non può essere attribuito solo ed esclusivamente alla discrezionalità. Punto. Allora qui apro una proposta, perché siamo sempre bravi a criticare. Allora no, dico, cioè, la proposta è questa: se effettivamente vogliamo ottenere un risultato, facciamo squadra, ma coinvolgendo chi per primo ha diciamo così, la sorte in mano, no? Di queste persone. E quindi parlo del Tribunale di sorveglianza, e quindi
parlo del web e quindi poi parlo delle associazioni che sono uno stimolo, ma non hanno in mano la vita delle persone. Chi ha in mano la sorte delle persone sono le autorità giudiziarie, che in questo caso si consolidano nella figura del magistrato di sorveglianza e poi del web e tutto il resto. Allora facciamo fronte comune in tal senso. Forse appunto la ricetta è la multidisciplinarietà, cioè cercando di ciascuno mettere il proprio tassello, soprattutto per sovvertire quest'ordine. E con questo ho finito. Buona serata. Grazie. Grazie, stiamo andando verso le fine. Francesco, l'hai visto, conclude l'interessantissimo pomeriggio di oggi con il suo intervento. Francesco, non ti vedo. Francesco oggi garante delle persone private della libertà del Comune di Milano, già presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. Ecco, grazie. Grazie a voi. Vado avanti velocemente, così non rischio che ci chiudono le porte in faccia. Innanzitutto, grazie, salto una serie di passaggi. Io credo che il problema più rilevante oggi, al di là delle riforme costituzionali, di tante cose che abbiamo detto, sia la punta dell'iceberg. Su questo bisogna stare attenti e bisogna condannare. La punta dell'iceberg è determinata per quanto riguarda il sistema penitenziario italiano dai suicidi di carcere. I suicidi dei carcerati sono la punta dell'iceberg dell'emergenza della salute mentale. E in quanto si tratta di persone che sono a carico e in carico allo Stato, che deve gestirle da quando entrano fino a quando escono, se non escono per morte naturale, e se sono persone in grado di autodeterminarsi, noi abbiamo qui delle violazioni precise, vista che la giornata dei diritti dell'uomo, della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, abbiamo già le violazioni degli articoli 3 che consacrano il diritto alla vita e dell'articolo 25 che consacra insieme al diritto alla salute in generale anche il diritto alla salute mentale. Ecco, allora che cosa c'è sotto l'iceberg? Diciamolo velocemente. Questa è la punta sotto la quale c'è un aumento esponenziale delle diagnosi psichiatriche in senso effettivo, un aumento esponenziale di disagio psichico più in generale, non diagnosticabile secondo i classici criteri, autolesionismo in grande aumento, eterolesionismo nei confronti degli operatori, polizia penitenziaria e di altri operatori penitenziari. Da che cosa dipende tutto questo? Qualcuno ha detto dal fatto che siamo usciti da 2 anni di incubo e così via. Ecco, io so per certo che fino ad ora a livello scientifico sono stati avanzati 3 modelli interpretativi. È inutile che stia a parlare di tutto questo, certo è che in quel modello che si chiama di privazione, che fa riferimento ai fattori ambientali e esogeni, sicuramente è la situazione ambientale del carcere, del singolo carcere, non del tutto il sistema, che influisce sulla salute mentale. Nell'altro modello, quello che si chiama modello di importazione, come fattori importanti quelli individuali, quindi si fa riferimento alla malattia, ma solo alla malattia in quanto tale, ammesso che esista la malattia come in genere la sistema. Comunque queste analisi non tengono conto, in realtà, per esempio, pensiamo alle analisi sui suicidi, anche quella più recente fatta dall'amico Paolo. Ci dicono una parte di quelli che si suicidano sono quelli che sono appena entrati, un'altra parte sono quelli che stanno per uscire, non hanno fatto il tempo ad uscire e così. Ma non ci dicono specificamente, per esempio, in quale situazione ambientale carceraria erano questi.
cioè quanto era il sovraffollamento fitto questo, oppure non ci dicono quale situazione patologica non di salute fiscale, ma della salute in generale c'era in quella persona che si è suicidata. Per esempio, la persona che per mesi non ha la valvola fonatoria e quindi non riesce a parlare ed è ridotta al mutismo all'interno dell'istituto di pena, prima o poi va rimatto o no? Si sono verificati casi di questo tipo? Per esempio, le persone che sono tetraplegiche e che non riescono ad accedere ai servizi in bagno e di notte devono farsi la pipì addosso, vanno fuori di matto prima o poi. Per esempio, le 5 donne che 15 giorni fa erano a San Vittore ed erano incinte, per fare i loro bisogni dovevano ancora utilizzare la tuta. Ecco, questi sono tutti fattori ambientali che incidono e che sicuramente vanno tenute presenti in relazione ai fatti di autolesionismo e in relazione ai fatti di suicidio. E poi c'è il contesto ambientale, stiamo sottovalutando molto in questo momento. Voglio dire cioè che quella che noi notiamo come povertà nella società si riflette nel carcere, perché questo significa che i fatti che le famiglie erano solite mandare ai detenuti in una certa misura, in una certa qualità, sono ridotti al minimo, quindi c'è povertà fuori che a meno che non si aggrega la criminalità organizzata, i fatti diminuiscono sempre di più. Ma se tenete conto che la diaria giornaliera per l'alimentazione di un detenuto è di 4,60 €, comprendendo la prima colazione, il pranzo e la cena di 4,60 €, voi capite che è un dramma questo. E per esempio, se vi dico che la spesa media settimanale dei detenuti a trattamento avanzato della casa circondariale di Milano, quindi giovani, è di 26 € alla settimana per il sopravvitto, questo inciderà pure sulla salute mentale oppure. Allora, questo si chiama contesto vitale. Veniamo alla situazione più specifica e finisco la parola veloce. Per quanto riguarda poi la psichiatria e in particolare in Lombardia. Noi sappiamo per certo che c'è una media di 6 ore alla settimana dedicata alla psichiatria a 100 detenuti. 6 ore alla settimana per 100 detenuti. E di fronte a questo che cosa si invoca? Si invoca altre figure professionali e va bene così, che cambi il modello di intervento, che non sia soltanto psichiatrico, quindi anche infermieri, anche operatori della riabilitazione. Ma siamo sempre all'interno di un modello ospedalocentrico ed è il modello che deve cambiare. Castiglione delle Stiviere, la più grande REMS che esiste in Italia. A Castiglione delle Stiviere c'è più di un quarto della popolazione di tutte le REMS di tutta l'Italia. In questo residuo di manicomio giudiziario che passa come hotel a 4 stelle. Si determina una lista da tutti. Ci meravigliamo poi che a San Vittore, a distanza di pochi giorni, si suicidino 2 ragazzi che erano proprio in attesa, erano nella lista di attesa per andare nella REMS di Castiglione delle Stiviere. E vedete che non mi basta più il calcolo che fate voi, alcuni politici, quando dite ma in fondo va diminuendo, ma in fondo sono pochi, potete dire. Qui il problema non è di pochi o molti, qui il problema è che nemmeno uno che deve andare nella REMS deve stare in carcere, perché questo internamento è illegale. E cioè la persona che deve andare in una REMS non può subire un trattamento tipicamente penitenziario. Ci sono persone cosiddette internando che sono in carcere, che hanno rapporti disciplinari come li hanno gli altri detenuti e che subiscono le sanzioni disciplinari al pari degli altri detenuti. Eppure il loro status non è quello di detenuti,
non è quello di giudicabili, non è quello di condannati. E questa è una illegalità. Allora nemmeno uno più deve stare in attesa della legge. E di fronte a questo che cosa abbiamo? Abbiamo addirittura un'accusa da parte degli organi sanitari che devono regolare l'accesso a REMS, un'accusa di bulimia diagnostica nei confronti di quei magistrati che ritengono la incapacità o la semi-infermità e applicano la misura di sicurezza, e la bulimia diagnostica dipenderebbe da quei periti, da quegli psichiatri che secondo la loro visione, che è una visione esterna, è quella di una psichiatria ancien regime, per cui si monta a una querela, nel senso che c'è una parte delle persone che sono in lista d'attesa che sarebbero dei criptodiputati. I criptodiputati sono documenti ufficiali della Regione Lombardia. C'è cioè una parte della psichiatria esterna che decide chi va nelle rete, non va nelle rete, che parla di criptodiputati a causa di una bulimia diagnostica, e qui decide chi deve andare nelle rete e chi non deve andare nelle rete. Quindi abbiamo due diverse visioni della sanità. In altri termini, un potere autolegittimato che pone limiti alle decisioni di altro potere. Questo c'è di più. E velocemente due cose. È vero che, come dire, circa un anno e mezzo fa dissi: San Vittore, la casa circondariale di Milano, è un manicomio giudiziario. E però io invito a pensare tutte quelle situazioni, e quelle in Lombardia a me sono ben chiare, in cui ci sono i veri manicomi giudiziari all'interno del carcere, quando non riusciamo nemmeno ancora a capire quanti sono i reparti effettivi dell'articolo 32, cioè i repartini per persone che pongono problemi agli altri detenuti. Almeno così si dice. I reparti o reparti? Ce n'è uno? Ce ne sono due? Quali sono i reparti dell'articolo 32 nelle casse di reclusione? Ultimo punto. Il TSO non è una questione di poco conto, guarda. La questione del TSO all'interno degli istituti di pena microfono, per molti non se ne fa. In tanti istituti pare che non si facciano il TSO. Allora vuol dire che non c'è un problema di criticità e non c'è un problema di altro. Voglio capire in quale istituto italiano non ci sono problemi. Ma laddove invece si fa, la mia preoccupazione riguarda la disputa tra le polizie, tra le polizie locali e la polizia penitenziaria, perché la polizia locale, se interviene e dovrebbe intervenire per portare la persona fuori, per portarla in ospedale, vuole intervenire con i taser, con gli scudi e con gli, cosa che non può fare, e la polizia locale non ha la formazione che ha la polizia locale quando fa il TSO. Questa è una questione fondamentale. E poi infatti si impongono contro. Qui è in discussione, credo a questo punto, quello che Stefano Rodda chiamava il diritto ad avere diritto. Per i diritti si lotta innanzitutto e si lotta con il diritto. Facciamo anche la politica, ma innanzitutto lottiamo con le armi del diritto per tutti. Grazie. Grazie Franco. Con l'intervento di Franco Maisto chiudiamo questa sessione. Credo che molte questioni rimangono aperte, per cui chiediamo alla tenace e resistente Gisella di rinvitarci presto per continuare a portare avanti tutti questi stimoli che abbiamo avuto in questa giornata, e io dico in particolare in questa sessione. Gisella, chiudi. Sì, proprio con due parole. Chiaramente
Oggi è stata una giornata importante, molti contributi straordinari su temi a noi cari, su temi in cui ognuno di noi e ognuno dei relatori intervenuti è fortemente impegnato da lungo tempo. Da più parti è arrivata come dire, la sollecitazione, no? A andare avanti su questa strada. Crediamo che quel lavoro culturale che è partito tanti decenni fa debba proseguire oggi ancora di più. Perché le persone soffrono di più, le persone che vivono ai margini, che sono escluse dalla vita sociale, sono sempre più numerose, e noi come cittadine e cittadini attivi abbiamo il dovere e la responsabilità di continuare, quindi continuare a confrontarci, continuare ad allargare lo sguardo, a coinvolgere sempre più persone in questi nostri scambi e in queste nostre discussioni, e dobbiamo contaminare la politica e le istituzioni, no? Quindi quella parte di società assenza noi consideriamo grave e non ulteriormente accettabile. Quindi noi manterremmo nelle istituzioni, quindi ci possiamo dare appuntamento alle prossime iniziative in Sardegna, ma ci diamo un appuntamento molto importante per maggio, in cui festeggeremo i 30 anni dell'UNASAM, ma anche i 45 anni della legge 180, che noi ovviamente continueremo a difendere qui e ovunque. Grazie a tutti. Andiamo ragazze. Chi deve venire allo spettacolo teatrale all'ex Manifattura Tabacchi